Prova. Ecco, ok, ci siamo. Sì. Bene. Andrea, siamo pronti? In teoria sì. Ok, ci siamo allora. Indovinate cosa c'è adesso? Ve lo siete dimenticati? L'ultima edizione cosa c'era? All'inizio? No, ok, beh, giusto. Ma con cosa si cominciava l'evento? Con la canzone? Oh, quindi mi raccomando cantarla, eh? Ci sono i sottotitoli. Ci siamo. 3. Ci sono punti aggiuntivi, mi raccomando. 2. 1. No. Era per vedere se eravate attenti. No. Esatto, non proprio bello, ok, adesso ci siamo. Ok. Mi sento. For you, somewhere on our team. Yeah, yeah. We are here to learn from payments and memories. Be a champion. Ooh yeah, ooh yeah. It's so fun and exciting. Everybody come join in. Future jobs we're designing. Let's begin. Ooh yeah. Every day we're celebrating science and technology. Everybody wins in this community. Risk takers, innovators, educators, coders, thinkers, friends and tinkers. You can be anything. All'ultimo voglio che urlate tutti quanti First Lego League, però. Mi raccomando. Allora, rifacciamo una cosa. Adesso io dico first e voi mi dovete urlare Lego League. Ok, perché i patti erano questi. First! Oh, eccoci, adesso ci siamo. Cosa si può far meglio? Si può far meglio. Ci riproviamo. Ci proviamo? First! Benissimo, benissimo. Allora, un caloroso benvenuto a tutti in diretta dall'Auditorium Cesare De Michelis di M9, l'evento tanto atteso per gli appassionati di robotica su mattoncino. Benvenuti squadre, palesatevi e un applauso. Benvenuti a Mestre. Nonostante il momento non favorevole per gli spostamenti, siamo qui con tenacia e tanta voglia di mettersi in gioco. Grazie dunque a tutti quelli che ci credono, ma grazie anche ai tanti amici che ci stanno seguendo da casa in diretta sul nostro canale YouTube. Ci aspetta una giornata importante e prima di iniziare è doveroso ringraziare e presentare chi ha permesso tutto questo. Andiamo dunque con ordine. First Lego League di quest'anno è un progetto organizzato da Fondazione Museo Civico di Rovereto e per la prima volta da M9. Grazie al patrocinio del Ministero dell'Istruzione e soprattutto grazie a chi sostiene questo progetto e quindi ai nostri sponsor tecnici, Campus Store e Lego Education, Dolomiti Energia e i nostri global sponsor. Mi presento, io sono Silvia Fabris e per M9 mi occupo di progettazione e di sviluppo dell'area educational. Bene, allora,
Innanzitutto, prima di cominciare, un ringraziamento speciale va al Museo Civico di Rovereto che ci ha permesso di salire a bordo in questo progetto ambizioso e anche importante. Grazie allo staff tecnico che ci ha preso per mano e ci ha guidato fino a qui, e poi un grazie di cuore a tutti gli arbitri e tutti i giudici che dedicano tempo, passione e competenza per questo evento, quindi palesatevi arbitri e giudici e un applauso forte perché lo meritano, ovviamente. E poi non posso non citare i ragazzi dell'Istituto Luigi Stefanini di Mestre, fondamentale la presenza e il loro aiuto per la buona riuscita di questo evento. Grazie dunque alla dirigente scolastica, la dottoressa Mirella Topazio e ai professori qui presenti, Giovanni Salaffia e Monia Bellio, che hanno permesso la partecipazione dei propri ragazzi in un progetto di PCTO, percorso per le competenze trasversali e per l'orientamento. Bene, non ho finito, ma ci siamo quasi. È ora arrivato il momento di lasciare la parola al padrone di casa, il direttore scientifico di M9, il professor Luca Molinari. Buongiorno Luca, buongiorno a tutti. Ciao Silvia, buongiorno. Buongiorno. Che meraviglia questi applausi, che bella energia. Dovrebbe essere così sempre tutti i giorni a M9. Vi ringrazio ragazzi, ringrazio i professori, i dirigenti. È una cosa meravigliosa sapere che per 2 giorni riempirete M9 di questa energia creativa che guarda avanti. Questa mi sembra la cosa più bella. M9 è una casa che guarda al futuro e quindi questa è casa vostra. Quindi benvenuti a tutti. Spero che poi tornerete anche altre volte. Io posso solo ringraziare il Museo Civico di Rovereto e chiaramente Silvia Fabris, che è un motore straordinario in tutte le nostre aree educational del museo, e dirvi che M9, come dire, è felicissima di ospitare questa edizione, perché noi da sempre guardiamo al futuro, guardiamo a quelle che sono le regole, diciamo, i dettami chiamati dall'ONU per il 2030, perché crediamo che l'unico modo per costruire un futuro migliore sia giocare insieme, pensare insieme e capire insieme come cambiare. Quindi questa è una casa che pensa al presente ma soprattutto che guarda al futuro, quindi penso che sia il luogo migliore in cui stare, in cui divertirsi, in cui giocare, in cui incontrarsi, in cui tornare anche tante altre volte. Quindi io auguro a tutti in bocca al lupo, che vinca il migliore, ma siete tutti vincitori, questo lo si dice sempre, poi alla fine è bello pensare che qualcuno sarà più bravo degli altri, ma comunque l'importante è che vi divertiate e che viviate M9 come la perfetta casa per i prossimi anni, in cui ritrovarci tante altre volte. Grazie Silvia ancora e buon lavoro a tutti. Grazie Luca, buona giornata e effettivamente un in bocca al lupo a tutte le squadre. Bene, ora lascio la parola a Chiara Simoncelli, responsabile dei servizi educativi e didattica del Museo Civico di Rovereto. Prego Chiara. Grazie a tutti, grazie. Prenderò pochissimi secondi, neanche 2 minuti, solo che poi passerò la parola a quelli che davvero fanno il succo di questa giornata, che intanto sarete poi voi, evidentemente, che siete qui davanti a noi, ma poi il collega e capo arbitri Andrea Denaro, che voi conoscete benissimo, vi introdurrà a tutte le persone che faranno la giornata di oggi. Io mi limito a ringraziare da parte della Fondazione Museo Civico la possibilità di aver accolto e di essere accolti in questo luogo straordinario per la storia, per l'educazione, per la crescita e per la bellezza, che fa parte anche delle prospettive che First Lego League ci dà, la bellezza del costruire, la bellezza del progettare, del fare squadra, dello stare assieme. Ringrazio quindi di essere stati accolti e di aver potuto, dicevo, accogliere M9 come nuovo partner straordinario, perché quando un partner arriva come hanno fatto loro e capisci che effettivamente non vedevano l'ora, diciamo, è evidente che si potrà solo lavorare in modo molto molto positivo insieme. Quindi grazie ancora a M9, grazie a tutti voi che oggi ci permettete, posso dirlo, di ricominciare dopo 2 anni con un meraviglioso evento in presenza e una qualificazione di casa nostra, perché in fondo noi stiamo in questa zona d'Italia pure, quindi
ci fa davvero tanto piacere. Grazie a tutti, lascio la parola ad Andrea. Grazie Chiara. Oh, mi sentite? Sì. Allora, buongiorno a tutti, veramente è davvero bellissimo rivedervi qua in presenza. Dopo praticamente 1 anno e mezzo ci siamo visti con qualcuno l'ultima volta alle qualificazioni nel 2020. Abbiamo avuto poi un anno un po' così e finalmente ci risiamo, quindi veramente fatevi un applauso veramente per quello che siete riusciti a fare, portare avanti un progetto in questi mesi in cui veramente è stato tutto molto molto difficile. E direi di cominciare con... vorrei fare un ringraziamento enorme a M9 e a Silvia Fabris che era sotto. Fate per favore un applauso grandissimo a tutta M9 e a Silvia Fabris che si sono uniti a questa grande famiglia di First Lego League. Siamo alla 9ª edizione perché abbiamo cominciato nel 2013, quindi tanto tempo fa, e speriamo di continuare ancora per molto tempo e di far crescere sempre di più il numero di partecipanti e quindi allargare questa grande, bellissima grande famiglia. E direi di proseguire e quindi continuare con la... oggi siete in 7 squadre, quindi sapete come funziona la giornata, ci saranno una prova in giuria per tutte le squadre, i giudici valuteranno quindi il vostro progetto scientifico, la parte tecnica e i core values, quindi giuria riunita, non più come 2 anni fa, dove c'erano 3 giurie per chi c'era negli anni scorsi, e dopo ci saranno 3 round di robotica, di robot game, dove verrà tenuto in considerazione il punteggio più alto. Vi ricordo che potete fare qualsiasi tipo di missione e potete fare le stesse tra un round e l'altro, potete cambiarle, potete decidere voi e noi terremo solamente il punteggio più alto. E le squadre che passeranno oggi in realtà è una sola, quindi sarà una squadra che accederà alla finale nazionale di fine marzo a Rovereto e un'altra squadra verrà selezionata per il premio Oltre la Robotica, che è un concorso parallelo per i migliori progetti scientifici. La squadra può essere la stessa, come no, dipende da come è nato il progetto scientifico naturalmente. E adesso vorrei ringraziare Valentina Bisoffi e Sara Larizza. Valentina Bisoffi so che ci sta seguendo per chi mi sta scrivendo, quindi un applauso per favore a Vale che ci guarda da casa e vorrebbe veramente essere qua con noi, ma è in un altro bellissimo momento lei. E ovviamente Sara Larizza che sarà la sostituta di Valentina per questo periodo, ma ovviamente poi resterà con noi in questa grande famiglia. Per la segreteria organizzativa. Poi abbiamo, per quanto riguarda i ringraziamenti, se no sono un po' i nostri arbitri qua, palesatevi, su. Martina a destra, Nicola Del Ben, Arianna Rosina e Matteo Delle Vedove. Arbitri storici da 4 anni, qualcuno e qualcuno anche di più, quindi 6, ecco, tanti anni. E Maurizio Giaffredo, referente giudici nazionale, su, non ti vediamo Maurizio. Benissimo. E poi naturalmente le nostre mitiche giurie collaudatissime, che collavano veramente da tantissimi anni, affezionatissime alla First Lego League, a cui veramente va un grandissimo grazie. E quindi cominciamo con la giuria 1, Piera Levi Montalcini, Mirko Massetti e Giorgia Gilli. Giuria 2, Ilenia Fronza, Tommaso Scarano e Elena Ragusa. Terza giuria, Cristiana Bianchi, Massimo Bisazza e Alessandro Colombi. Sono tutti là, non si sono alzate ma sono là. Ci sono sulle mani. Ok, allora, naturalmente adesso dobbiamo presentare voi. Allora, direi,
visto per non fare avanti e indietro, che faremo in serata nella premiazione, chiamerò ogni team e vi chiedo per ogni team di alzarvi in piedi e un applauso naturalmente per incoraggiamento. Allora, team. Attenzione, prima di presentare i team naturalmente c'è una parte fondamentale, importantissima, che sono i coach. Quindi un applauso per i coach enorme, questo deve essere grazie, perché veramente non è... Allora, diciamo che First Lego League è un progetto veramente grossissimo e lo è in anni, diciamo, normali. In un anno come questo diventa veramente un progetto, una mission impossible quasi. Quindi veramente grazie di cuore per tutto quello che avete fatto, perché siete riusciti a portare avanti il progetto con 1000 difficoltà, arrivando magari anche all'ultimo, e quindi veramente grazie di cuore per tutto quello che avete fatto. Iniziamo con i team, quindi FLL 4, Montagnana 4 Robotics, da Montagnana Padova. Anche loro team secolare, oserei dire quasi, no? Da che anno? 2015? Ok, vabbè. FLL 29, Toyo Robot, da Vittorio Veneto, Treviso, anche voi siete secolari, non so da che anno, lo sa qualcuno? No, perché voi avete cambiato un po'. Dalla prima edizione. 2014? Ok, andrò a verificare. Allora, altro team, FLL 44, Le Galileo, provenienti da Dolo, in provincia di Venezia. Primo anno? C'eravate? Ok, non ricordo il nome perché ce n'erano tanti. Ok. FLL 62, Plank Team, da Lancenigo di Villorba, provincia di Treviso. Anche voi siete un team ormai storico. Da che anno? 2014? Quindi eravate nella stessa manifestazione, il secondo anno mi sa. Secondo, vero? Il primo mi sa che era 2013. Comunque, vabbè. FLL 95 di Future of Cargo, ci siete? Eccoli qua. Da Udine. Anche voi ci siete da tanti anni. Esatto, Beati, siete state anche, mi pare, partner per il Nord-Est qualche anno fa. E FLL 98, PG Delivery, da Pozzuolo del Friuli Udine. Da quanti anni partecipate? Ok. Ottimo. Perché non ricordo il nome, ricordo quelli che sono qui dal 2014, 2015, ma poi vi ricorderò tutti nei prossimi anni sicuro. E ultimo team in gara per oggi, FLL 135, Robot Wood, da Mogliano Veneto, Treviso. Anche loro storici, penso che voi siete dal primo anno, giusto? Dal 2013, proprio primissima stagione, giusto? Esatto, mi ricordo. Ok, direi che abbiamo praticamente concluso, quindi un in bocca al lupo veramente a tutti quanti. Mi raccomando, la cosa più importante è divertitevi, perché oggi siamo qua praticamente per celebrare praticamente il vostro lavoro che avete fatto in questi mesi e mi raccomando, divertitevi che è la cosa più importante della giornata. E ci vediamo nel pomeriggio per la premiazione e ricordo a tutti i coach, la riunione dei coach,
E ai campi di prova 2, non ingiuria tecnica come c'è scritto sul programma, questo perché è più comodo, quindi magari, non so che ore sono, 9:13, quindi tra 5 minuti vi chiedo magari di essere ai campi di prova 2, quindi qua dietro. Ok? Mi inserisco un attimo, Andrea, 2 notizie tecniche e logistiche. Allora, ci raccomandiamo la mascherina, mi raccomando, il distanziamento, cercate di evitare assembramenti quando vi spostate. Vi raccomandiamo questa attenzione perché ci garantisce la buona riuscita dell'evento per tutti. Esatto, e mi inserisco anch'io. Vai, Andrea. Quindi qua ci sarà del gel igienizzante, quindi vi chiediamo ogni volta che scendete i 2 driver per la robot game di igienizzarvi le mani prima di accedere al campo di gara, e questo anche per i campi di prova. E mi raccomando, per favore, per i campi di prova fate attenzione a non portare via per sbaglio dei pezzi, che sennò ci mettete un po' in crisi per oggi e soprattutto per domani. Quindi eventualmente se vi ricordate, se vi accorgete che avete preso dei pezzi, e se potete portarceli, ci fareste veramente un favore. Ecco, direi che ci siamo. Quindi in bocca al lupo a tutti e ci vediamo nel pomeriggio e con i coach tra un poco.
perfect 10. I know, can you go? I know, can you go? Perfect 10. You were perfect 10. I know, can you go? I know, can you go? You were perfect 10. 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 Prova, prova. Ok, qua abbiamo i tavoli. Sono delle prove. Can you go? Buongiorno prof, noi aspettiamo. Perfect 10. You were perfect 10. I know, can you go? I know, can you go? I know, can you go?
Adesso sì, ok. Adesso ci sono. Anna, te ci sei? Addetta al timer. Lavoro fondamentale, importantissimo, ma toccherà un po' a tutti quanti. Siete un po' di parte, eh? Ah, ok. Posizionatevi pure sul campo, quindi abbiamo Montagnana for Robotics e basta, da soli. Quindi partite già con il pacco giallo nella missione, nella home, c'è già. Quindi adesso controllano i campi di gara, 1 minuto di preparazione e poi Anna, partiamo con il conto alla rovescia e poi facciamo partire il timer. Giusto Anna? Sì, ma anche te ti chiami Anna, no? Hai 2 nomi. Da ieri sera, no, da ieri mattina. Scusa. Adesso potete controllare. Sì. Per creare un po' di... non tantissimo. Giudici in prima fila a controllare il primo match, anche Chiara. Memorizzano esatto le missioni. Ricordiamo che il tema di quest'anno è Cargo Connect, quindi tutto ciò che ha a che fare con le forme di trasporto e una loro migliore gestione. Quindi i Montagnana for Robotics stanno procedendo con la fase di ispezione, otterranno un punteggio aggiuntivo perché sono nella small completamente, con un'altezza massima di 30,5 cm. Utilizzano una nuova versione del robot, quindi Spike Prime. E quando mi fanno segno che ci sono, cominciamo col conto alla rovescia e partiamo con questo primo match. Assolutamente sì. E fate... Ok, voi siete pronti? Oh! Anna, te ci sei? Vieni al mio via? E partiamo col primo match dopo 1 anno e mezzo in live, finalmente, spettacolo fantastico ragazzi. E quindi 3, 2, 1, via col timer! 2 minuti e 30 secondi.
per realizzare il maggior numero di missioni possibili. Prima parte del ponte è andata bene, anche la consegna del pacco, anche seconda parte del ponte, pala eolica, quindi sono partiti fortissimo. Che precisione. Ma le fate tutte, eh? Ah, ci provate, veramente, eh? Ah, complimentoni. Interruzione del robot, quindi perdita di un precision token. Ricordiamo che le squadre che accederanno alla finale nazionale a Rovereto a fine marzo sarà una, quindi una squadra selezionata oggi e un'altra squadra verrà selezionata per il premio oltre la robotica, quindi un concorso parallelo a First Lego League per i migliori progetti scientifici, e anche in questo caso qua verrà selezionata una squadra che potrà essere la stessa o diversa. Container parziale nel cerchio blu. 35 secondi al termine del primo match. Successivamente avremo Toyo Robot e The Future of Cargo. Ci siete? Toyo Robot. Ok, ci siete qua. The Future of Cargo. The Future of Cargo, ci siete? Ok. Posizionatevi sui campi di gara là. Secondo indicazioni di Arianna e di Matteo. Là, siete là. Vi accoglieranno gli arbitri. FLL 29 Toyo Robot con Arianna e FLL 95 The Future of Cargo con Matteo. Quindi campi di gara 3 e 4. Quindi un minuto e mezzo per controllare il campo. Io devo entrare dopo. Ok, magari mettetevi un po' là. Dopo cambiatevi direttamente. Fase di ispezione anche in questo caso. Previsto dal regolamento. Voi ci siete, Toyo Robot? Bocca al lupo. The Future of Cargo? Ci siete? Controllate il campo, mi raccomando. Anna, ci sei te? Quando faccio questi controlli? Faccio questi controlli.
Ci siamo? Partiamo col countdown. 3, 2, 1, via il secondo match. 2 minuti e 30 secondi per realizzare il maggior numero di missioni. Tutte e due le squadre utilizzano la centralina EV3. Vediamo se ci sono i successivi team che saranno Le Galileo, FLL 44. Ci siete? FLL 44. E FLL 98. PG Delivery, ci siete? PG Delivery, ci siete? Ok. E Le Galileo? Ok. No, un attimo. Sono qua. «50 secondi al termine di questo secondo match del primo round». Ricordiamo che nel corso della giornata ci saranno 3 round di robotica e verrà tenuto in considerazione il punteggio più alto dei 3 round per quanto riguarda la robot game. «15 secondi da adesso». 10, 9, 5, 4, 3, 2, 1, stop! PG Delivery e Le Galileo. Ok, PG Delivery, ci siete? Sì. Venite pure. Tenetevi. Tenete voi, dopo li continuiamo. Io intanto guardo come fai e poi quando vuoi. Questi sono Mi raccomando di controllare il campo prima dell'avvio del match. Ci siamo? Voi siete pronti?
Posizionate pure il robot nell'area di lancio. FLL 98 pronti? Sì. FLL 44 sì. Siamo pronti con il timer e quindi 3, 2, 1, via col tempo. 2 minuti e 30 secondi. Prima missione portata a casa. Riempimento del container. Successivo match vedrà scendere in campo i Robot Wood FLL 135 che sono già prontissimi. Un minuto e 10 secondi al termine di questo match. Valido per il primo round. Ricordiamo che solitamente nel primo round si ottengono tendenzialmente meno punti rispetto al secondo e al terzo round. Pacco consegnato. Perfect 10. 5, 4, 3, 2, 1, stop! FLL 135. Entrate pure. Robot Wood. Entrate pure. Va bene, Qui sì, è vero, sono le ultime della Robot Wood si preparano, fase di ispezione anche per loro nella Small Inspection Area.
Penultimo match di questo primo round. Robot Wood. Matteo. Occhio il carro. Ok. Robot Wood, ci siete? Plank Team per il successivo match. E allora iniziamo col countdown e quindi 3, 2, 1, via! 2 minuti e 30 secondi. Ponte, ok. Seconda parte del ponte anche. Due minuti da adesso. Rimanenti. No. Ma è perché lei era di servizio. Sì. In realtà non lo vedo. ...50 secondi, Plank Team, ci siete? Si stanno arrivando. Fate public. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop! Attendiamo i Plank Team che dovrebbero arrivare. Plank Team, ci siete? Ok. Chiediamo al resto della squadra di posizionarsi sulle sedie. Siamo arrivati di fretta. Prossima volta adesso.
Ricordiamo che la classifica per quanto riguarda la Robot Game verrà pubblicata al termine di tutti i match del primo round, verrà pubblicata sul maxi schermo oppure sulla piattaforma remota per le squadre che hanno l'accesso. Plank Team, ci siamo? Ricordiamo che il secondo round della gara di robotica inizierà alle 11:30 e vedrà i Montagnana for Robotics contro Toyo Robot. Plank Team, ci siamo? Rapidi, rapidi. Ci siamo? Siamo arrivati un attimo in ritardo perché si era rovinato il tempo. Però, cioè, non partire a un certo punto. Sono quasi. No, ancora 30 secondi per quarto. Ok, pochi secondi e partiamo. Dai, veloci. Resetta bene la 1, massimo per partire la 1 mano, ok? Ok. Ci siamo? Full countdown, Anna? E quindi 3, 2, 1, via! 2 minuti e 30 secondi. Pacco consegnato parzialmente, mi sembra. Due minuti. Plank Team, quanti punti dovreste arrivare a fare? Lasciamo la parola al campo. Mamma mia. Guarda,
Sì, vado a vedere i video. Esatto, se vuoi guardi i video. Giusto, ci avete ragione. Facciamo un tot punti. 3:20. «25 secondi da adesso». Hanno terminato tutte le missioni, quindi lasciamo continuare il timer, ma volendo possiamo procedere già alla compilazione degli score sheet. E è terminato quindi questo primo round e il secondo round di robotica inizierà alle 11:30. Gli arbitri stanno compilando in modo digitale i fogli degli arbitri, quindi con sui punti, e quindi tra qualche minuto verrà pubblicata la classifica. Appuntamento alle 11:30 per il secondo round.
Ci siamo. Pronti per il secondo round. Le prime squadre a scendere in campo sono Montagnana for Robotics e Toyo Robot. Ci siamo quasi per l'avvio di questo secondo round. Ci siamo! Sono in 10 ma si fanno sentire. Speriamo di essere di più prossimamente. Toyo Robot, ci siete? Siete pronti voi? Montagnana? Ehi? Dietro, arbitro, così faccio capire che sono anche un arbitro. Così allora. Cioè, ti vai in giro così. No dai. Fatelo, toglielo. Ho paura che mi storto. Ecco, i capelli sono a posto. Ci siamo? Mestre, ci siamo? Noi ci siamo. Arbitro Arianna dice di aspettare, che domani sarà anche il suo compleanno, quindi ci proviamo a fare... Esatto, su. Domani porta la torta per tutti, l'ha detto ieri. Fa finta di non sentire, ma sente benissimo. Ok. Anna, ci sei col countdown, col timer? E quindi 3, 2, 1, via! Partito anche questo primo match del secondo round. Interruzione del robot per Toyo Robot. Ponte completato per Montagnana. Precisione chirurgica nel prendere i container. Treno portato a destinazione, container portati in un cerchio per Toyo Robot. Un minuto e 20 secondi al termine.
carico scaricato dall'aereo per Toy Robot, che adesso si preparano per il camioncino. Vediamo se niente, non è stato agganciato. «35 secondi». «20 secondi». 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop! FLL 44, Le Galileo, ci siete? FLL 44. Ci sono. Volevano metterci un po' di ansia. E ci sono riusciti. Martina, come sono andati questo primo round? Com'è andato prima? Benissimo, sono stati bravissimi tutti. Ottimo. Ricordiamo che solitamente nel primo round i punteggi sono tendenzialmente più bassi, per poi alzarsi nel secondo e terzo round, si spera. FLL 44, ci siamo? Siete pronti? Sì, posizionate pure il robot nell'area di lancio. No, beh, ma... Ci siamo col countdown, Anna, e quindi 3, 2, 1, via! Motore azionato con cingoli. Ponte completato a metà. Un minuto e 10 secondi. ...50 secondi...
Dopodiché avremo Plank Team, che vedo già posizionati, puntualissimi, stavolta benissimo. Vedremo nel pomeriggio. «20 secondi». «10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop!» Ok, Plank Team, venite pure con Ayanna. Quindi tavolo 3. Trasloco per i Plank Team. Ci siamo? Ok, preparate il robot che dobbiamo partire abbastanza rapidamente.
Anna, ci siamo con il timer? E quindi direi di avviarci con la partenza di questo match valido per il secondo round. E quindi 3, 2, 1, via! Un minuto e 30 secondi. Ricordiamo che al termine del secondo round gli arbitri inseriranno i punteggi e dopodiché verrà proiettata la classifica parziale con primo e secondo round per quanto riguarda la gara di robotica. Ricordiamo che naturalmente ai fini del passaggio del turno per arrivare alla finale nazionale, ricordando che sarà una la squadra selezionata per oggi, si andrà a valutare la gara di robotica e l'andamento nelle giurie, quindi giuria tecnica, scientifica e Corbelius. ...40 secondi al termine... 25 secondi. Lo faccio per sport. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Ma avevano già finito da un pezzo. Breve pausa e poi ricominciamo tra 5 minuti con FLL 95 The Future of Cargo alle 11:58.
Ci siamo? Ricominciamo con il secondo round, quindi FLL 95 The Future of Cargo. Ci sono? Ok, scendete pure. Siete con Martina. Ci siamo? Siete pronti? Aspetto un vostro ok. Sì, sì. Ok. Aspetta un voto, ok? Ok. E quindi 3, 2, 1, via! Ricominciamo quindi con questo secondo round. Allora, chi è del vostro staff che è arrivato adesso? Ah, Matilde. Matilde, perfetto. Google. Google? Un minuto mancante. Arianna, com'è andato questo secondo round fino adesso? Bene. Benissimo, siamo riusciti a far dire una parola ad Arianna. 4 lettere, eh? Domani proviamo con 2 parole. Molto bene. Matteo, com'è andato fino adesso? No, dai, sono tutte brave le squadre, vedo l'impegno e va benissimo così. Complimenti a tutti. Benissimo, grazie Matteo. Dieci secondi, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop!
FLL 98 PG Delivery e FLL 135 Robot Wood. Ci siete? 98 con Arianna. Robot Wood, ci siete? FLL 98, siete pronti? Sì. Bene, bene, bene. Com'è andata prima? Bene, bene. Bene, si può fare di più secondo te? Forse sì. Benissimo, benissimo. Robot Wood, ci siete? Ok, venite, venite, venite. Ok, fatte le pose, possiamo entrare? Se non è la diretta. Dentro, 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 venite, venite. Matteo. No. Deve essere tutto messo nella... Ultimo match di questo secondo round. Dopodiché si ricomincerà alle 14:15. Dobbiamo fare ancora l'ispezione.
già pulita. Guardate che ogni tanto è anche simpatica, quindi dovete anche parlare. Ma io non spesso, non spesso. No, scherzavo. Vero che mette ansia? La guardiamo a casa domani? Ho della sicurezza, come? Una scorta di sveglie che non le sto mangiando. Quindi abbiamo scorta di cioccolato per tutti. Solo per voi? Ah, pensavo per tutti. Così vediamo partecipi tutti quanti. Ci siamo? E quindi 3, 2, 1, via! Partito l'ultimo match di questo secondo round. Ottimo lavoro, camion e aereo scaricato. Che precisione. Le stighe su GoPro però. Un minuto e 25 secondi al termine. (30 secondi al termine). Con calma, dicono, suggeriscono correttamente. (15 secondi). 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Ottimo lavoro. Abbiamo concluso questo secondo round, quindi a breve verrà proiettata la classifica parziale, ricordo, della sola Robot Game. Per avere la classifica completa, ripeto, della sola Robot Game dovremo attendere il terzo round, quindi nel pomeriggio a partire dalle 14:15.
Sì, ci sono. Siamo pronti per il terzo round di questa prima giornata di qualificazioni Nord-Est a Mestre, 29 gennaio 2022. Mamma mia, cosa fa quel tempo? Attendiamo le prime due squadre che sono FLL 29 Toyo Robot, FLL 44 Le Galileo. Vediamo se ci sono qua, Le Galileo, se non sbaglio, giusto? Ok? Toyo Robot. Ci siete? Ok? Potete scendere con... Non con me. Aspetta. 29, su con me. Sì. Non la prima 29 riga, la seconda. 44. Ce ne sono due, ragazzi. Qua. Scambiato. 44 con me. Volete mettermi in crisi, No, tranquillo. Dimmi quando volete ti presento. Puoi anche non presentare. Oggi pomeriggio abbiamo anche qua la presentatrice del Calcio Splash di Lizzana che ci aiuterà con la telecronaca ufficiale, giusto? Ufficialissima. Matilde. Quindi quando vuoi, dopo in caso prendiamo un microfono, vediamo se... bisogna capire se... Sì. Io ho una 5. Io uso quelle base. Provo a prendere 5 io, faccio... Fase di ispezione, controlliamo il campo che sia tutto a posto. Bisogna sapere cosa dirglielo. Buongiorno a tutte le squadre, vi invito a fare un applauso caloroso per questi due team che fanno partire la sessione del pomeriggio. Sì, terzo e ultimo round della giornata, quindi il punteggio migliore tra i 3 round verrà tenuto in considerazione per il punteggio, insomma, che verrà Finale. tenuto in considerazione per l'accesso alla finale. Ricordiamo che oggi è in palio un posto per la finalissima di Rovereto di fine Esatto. marzo. Esattamente, quindi la tensione è palpabile, ma le squadre si stanno posizionando sul tavolo. Ultimi preparativi prima di far partire il cronometro. Ok, mi dicono che i team sono quasi pronti, aspettiamo l'ok da Vittorio Veneto, giusto? Ci siamo. Voi ci siete? Ci siete? Quindi controlliamo là. Voi ci siete? Sì, benissimo. E quindi direi 3, 2, 1, via a questo terzo round di robotica. È la tua prima Fast Lego League questa, giusto? Esatto, Matilde? io ho partecipato come spettatrice nel lontano 2012 Ah sì? alla prima First Lego League perché Mi sa ero che, ancora alle non c'ero superiori. nemmeno io. Ma quell'anno lì era l'anno di prova. Esatto, quella di Rovereto era stata fatta al palazzetto e io ero al liceo Rosmini e sono venuta a tifare la squadra della mia scuola. Ah, quindi la conosci da più di me. Incredibile. Intanto il tempo passa, sono 1 minuto e 45 secondi ancora a disposizione delle squadre. Vediamo purtroppo niente, quindi oggetto che verrà sequestrato dall'arbitro, in questo caso Martina. Sull'altro tavolo vediamo un EV3 che cerca di andare a fare quale missione?
Il ponte? No. Doveva fare essere il ponte, ma Ok. è passato troppo lontano. Eh sì, capita ogni tanto. Siamo a 1 minuto. Vediamo se va l'aggancio o no. Niente da Direzione fare. sbagliata. Adesso provano un E nuovo il lancio. ponte riprovano questa volta. Beh, Uno va, punteggio uno non va. parziale. Forse vediamo se Il robot con un po' di fortuna insiste. ce l'ha fatta. Ce l'ha fatta. Era voluto? Ah sì? Ma sempre così? Ma beh, ottima programmazione direi. Basata sull'insistenza del robot. E intanto scarta, mancano 10 secondi. E quindi 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop! Niente da fare, è finito il tempo per Ottimo entrambe le squadre, un l'applauso, grande ci sta. applauso. E ora sentiamo gli arbitri. Adesso vediamo se ci sono successive squadre. No, in realtà abbiamo un po' di tempo prima dell'arrivo delle altre squadre che saranno PG Delivery e The Future of Cargo alle 14:35. Quindi 10 minuti. Hanno molto tempo per compilare Discutere. Esatto. Esatto. Ricordiamo che nel pomeriggio è prevista la Final Four, quindi una gara tra le migliori 4 della gara di robotica. Non ha nessuna validità ai fini del passaggio alla finale, ma è solamente per lo spettacolo e per il premio di miglior performance robotica. Matilde è tutto fare, va dalle foto al commento.
Ok, ci siamo per riprendere questo secondo match, scusa, del terzo round. Secondo match del terzo round, esattamente. E abbiamo I The Future of Cargo, se non erro. sì, giusto, FLL 95 con FLL 98 PG Delivery. Avvicinatevi pure al tavolo. Con Matteo e Ayan, tavoli 3 e 4. Più forte che non vi sentiamo. Forza, forza. Potremmo mettere dei punti aggiuntivi per il pubblico più caloroso. Esatto. Un Un premio bonus. per la curva. Un bonus sui Corvelius. Lì siamo pronti col timer. Intanto fare le il squadre lavoro si posizionano. importantissimo dello start. Ispezione del campo gara. Fondamentale questa fase controllare il setup del campo, perché da qua lasciando ci sarà la buona riuscita o no delle missioni. Voi ci siete? Anche? E quindi no? È un falso allarme? No, ci siete? Possiamo cominciare? E allora 3, 2, 1, via! Più tardi, Matilde, chiederemo agli arbitri di darci un feedback sulla giornata. Allora, secondo giro per il robot. Cerca di scaricare, lo fa con successo. Eh sì. Punteggio completo, per quella missione lì ha due punteggi. Uno associato al fatto che la parte verde tocca i pezzi di Lego neri e l'aver scaricato il container grigio. E intanto prossimo giro anche per la squadra nel lato opposto del campo, che riesce ad incastrare il primo convoglio al ponte. Qua invece abbiamo i punti per il ponte, metà. Vediamo se riusciranno anche con la seconda parte del ponte. Vediamo se va la consegna del pacco. Niente? Niente da fare. Consegnato sul bordo, beh. Non è facile, Direi che è quasi più difficile che la Esatto. task iniziale. Da questo campo qua invece sì, ci siamo. Viaggiamo per il record. E il robot Viaggiamo si per il porta record. via il... Un minuto. Ancora un altro giro per il robot. Vediamo dove andrà. Va verso l'elicottero. Niente. Niente da Purtroppo non è fare. riuscito ad azionare l'elicottero. Potete prenderlo naturalmente se volete fare altre missioni. Ancora 30 secondi. E è stato chiuso il ponte completamente. Ancora 20 secondi di gara. Ci riprovano. E Scaricato. stavolta successo. Ottimo lavoro. Penso sia la prima volta della giornata. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Dentro, completo.
Proprio all'ultimo secondo. Bravissimi, bravissimi. Complimenti a entrambe le squadre. E gli arbitri iniziano a compilare i punteggi. La successiva squadra gareggerà da sola e sono gli FLL 135 Robot Wood, che non li vedo in sala. Vedo là qualche componente. Ok, stanno arrivando. Ok, sono qua. Ok. C'è già da fare, no? Occhio! I Robot Wood hanno fatto il loro ingresso in campo, stanno posizionando il loro carrello di bracci e... Sì, perché devono fare la fase iniziale di ispezione, ovvero devono cercare di far stare tutto l'equipaggiamento all'interno di quell'area piccola per un'altezza massima di 30,5 cm. In questo modo raggiungono o meglio, ottengono un punteggio aggiuntivo. Sì. Ed ora procedono a sistemare il robot sul tavolo. È arrivata Silvia. Come sta andando Silvia? Ma direi molto bene, anzi ragazzi, siete voi che mi dovete dire come sta andando. Come sta andando, ragazzi? Sappiate che c'è anche una sorpresa per voi oggi pomeriggio, ma non vi sveliamo niente. Ah sì? Non lo so nemmeno io questa. O forse lo so. Sì, certo che lo sai, ma è bene non far sapere nulla. Ok. Mi sta dando una mano d'aiuto lei?
arrivando a fare il tutto dopo. Stai aiutando con Santino. Ci siamo? Direi di sì. Ultimissimi dettagli da sistemare. È il penultimo match, se non ricordo male, o il terzultimo, adesso te lo dico subito. Tornano indietro un attimo, ultimo controllo prima di dare il segnale. Ora sono pronti. Sì, ci sono ancora 2 match dopo. Siete pronti? Ci siamo? E allora 3, 2, 1, via con questo match! E sono partiti e subito completano, attaccano i 2 convogli e giù la prima parte del ponte e anche la seconda. Si dirigono verso il container blu, fanno scendere la rotaia. Niente da fare, non sono riusciti ad azionare, a spostare l'aeroplanino oltre la riga. Primo rientro in base, abbiamo ancora 1 minuto e mezzo a disposizione. Ok. Ottimo. Spostano e aprono. Il robot rientra in base. Terzo giro. Vediamo se ce la fa. Solo una parte di quella missione. «20 secondi al termine». Si è bloccato. Ancora 15 secondi, il robot intanto è fermo, ma Ok. decidono di fermarsi qui. Un applauso per i Robot Wood. Anche loro hanno concluso il terzo round e entrano sul palco le prossime squadre. I Plank Team. Si dirigono sul tavolo opposto con tutta la loro attrezzatura. Vediamo se dai 10 minuti siamo arrivati ai 9. Sarebbe già ottimo, Dai Plank Team, fatevi sentire il tifo per i vostri compagni di squadra. Ma c'è qualcuno? Ah, ok. Ci sono. E anche loro superano il punteggio aggiuntivo, facendo stare tutto il materiale nell'area designata. Ed ora cominciano la preparazione.
Matteo si prepara ad arbitrare questa gara dei Plank Team. E intanto i Robotwood insieme a Martina stanno controllando le varie missioni e vengono assegnati punteggi. Sì. Allora, visto che è il penultimo match della giornata ufficiale, direi che il countdown potremmo farlo tutti insieme. Ci siete? Perché vi vedo un pochino... Sulla mano chi c'è? Vi ricordo che non abbiamo ancora fatto la riunione con i giudici, quindi potrebbe cambiare tutto, in base anche al comportamento di adesso. Ci siete? Sulla mano? Ah, ok. Ci siete? E allora direi che fate voi, partendo dal 3. Vai! È partito il tempo. E subito tirano giù la prima col parte del botto, ponte. sganciando il pacco, azionando il ponte e la pala. 2 container, seconda parte del ponte e rientro in base. Ok. Spostano anche l'aeroplano, fanno cadere il container e lo recuperano. Si dirigono verso il treno, sganciano 2 container e verso l'elicottero, pacco sganciato e recupero del robot. Ancora 1 minuto, ma il pubblico si fa sentire qua. 50 secondi. Terzo giro per il robot del Plank Team. Agganciati entrambi. Perfetto. E no, di poco. Peccato. quasi. Mancano ancora 15 secondi. Bravissimi, complimenti. Stop. Perfetto, perfetto. Direi un alto punteggio. È più alto o più basso di prima, secondo voi? È più alto o più basso di prima?
Più alto? Ah, hanno commentato. Potevate farlo qua. Se lo dicevate prima. Vi fate? Di molto? Più o meno quanto di punti? Questa è una domanda difficile. Sui 500? 5,50. C'è qualcuno che offre di più? Non so. 5,70? 5,70? Onesto. Onestissimo. Beh, pazzesco comunque. Pazzesco. Complimenti comunque, pazzescate veramente. Cioè, non so come andrà così, però. Tanto di cappello su questa, veramente. È che è la diretta. Chiaro. È la diretta però. E quindi siamo all'ultimo match della giornata e quindi chiederei di nuovo il supporto di tutti quanti. Montagnana for Robotics FLL4, ci siete? No? Arriveranno. Vai tranquillo, capisco. Niente. Montagnana? Ci siete? Siete già tornati a casa? No, vero? Non l'ho sentito. Meglio? Staranno ultimando le prove. Si fanno attendere perché sono gli ultimi della giornata e quindi si fanno un po' di desiderare, dai, suspense. secondo me. E intanto ne approfitterei per salutare il nostro pubblico a casa, perché ricordiamo che sì, siamo in sì. diretta streaming da questa mattina alle 8:50 e domani per la seconda giornata uguale. Sì, sarà un Nuove copia e incolla, squadre. stesse squadre, stessi nomi, stessi commenti. No, dai, sto scherzando, Ovviamente. Domani ci raggiungeranno altre 10 squadre, giusto? 10 squadre, esattamente. Montagnana, 10 eccoli nuove qua. squadre per la seconda giornata della qualificazione regionale nord-est. Ma ecco i Montagnana for Robotics, campo. Siete pronti per il conto alla rovescia? Perché è l'ultimo della giornata. Però poi c'è la Final Four. Certo, però quella non vale ai fini della classifica finale. No, certo, però il conto alla rovescia Certo. si può fare. Si preparano anche i Montagnana for Robotics sul campo. Ah no, prima devono passare l'ispezione, giusto? Adesso abbiamo un auditorium gremito, direi. Sì, bello pieno. Le squadre pian piano ritornano dalle varie sessioni con le giurie. E dopo aver presentato anche nel chiostro del museo, Tu sei in pena,
3, 2, 1. Via. No, sto... Voi ci siete? Pubblico, ci siete voi? Oh, adesso sì che ci siamo, così mi piace, così è bello. E allora direi che siamo pronti tutti quanti per il countdown. Ci siete? Allora... 3, 2, 1. Beh, Luci stava, non so chi l'ha fatto, sarà 1 o 2, però va bene. Ok, ferro riaggiustata, container presi. Ok, treno incastrato. Il robot fa ritorno in base. Molto bene. Cambio d'abito, come dire, e secondo giro. Recuperano un container in base, girano il motore. Niente da fare, non riescono a spostare l'aeroplanino. Siete tesi, Montagnana? Già pronti per il terzo giro? No, come viene, viene. Vediamo il robot procede sul tavolo. Oh. Sai che sei bloccato? Vediamo se riprovano la missione oppure cambiano. Ok, decidono di cambiare. 35 secondi al termine di questo ultimo match, dell'ultimo round. Esattamente. Ancora 25 secondi e il quarto giro è partito. Riescono a spostare la gru blu. E spostano in avanti 5, il 4, carico 3, proprio allo 2, scadere. 1, stop! Complimenti a tutti quanti! Complimenti! E quindi, Matilde, abbiamo concluso questo terzo round. Si sono conclusi tutti i round e tutte le gare di robotica per tutte le squadre in gara, ma lo spettacolo non finisce qui. No, perché comincerà di nuovo alle 16:30 con la Final Four di robotica, quindi le prime 4 si scontreranno per capire chi farà il punteggio più alto. Naturalmente ricordiamo che questa gara non ha nessuna validità ai fini del passaggio del turno, che oggi prevede il passaggio di una squadra alla fase finale nazionale di First Lego League e una squadra invece selezionata per il concorso parallelo a First Lego League, il premio oltre alla robotica dedicato ai migliori progetti scientifici. La squadra potrà essere la stessa oppure no, a seconda di come sarà andata la giornata. Quindi bisogna tenere d'occhio la classifica. Sì. Che sarà aggiornata con i punti di quest'ultimo RoboGame a breve. Ricordiamo che la classifica che verrà proiettata a breve sarà solamente parziale, nel senso terrà conto solo della gara di robotica,
ma poi ci sono altri punteggi che sono legati al progetto tecnico, allo scientifico e al Corvelius. Quindi Esatto. non è detto che chi Chi è vince. primo, esatto, nella gara di robotica sarà automaticamente primo. Esattamente. Quindi bisogna fare attenzione, insomma ormai le sessioni con le giurie mi pare di capire che sono concluse. Sì, esatto. E gli arbitri stanno dando gli ultimi punti di questo ultimo match. Vi chiediamo adesso un favore di non scendere e utilizzare questa porta qua per raggiungere i posti, la vostra postazione, ma fare il giro esterno dalle scale, visto che tra poco inizieremo ad allestire per la fase finale di premiazione. Vediamo se Vale ci sta ascoltando. Valentina, ciao. Vediamo se ci risponde in diretta. Valentina Bisoffi. Sta scrivendo. Ah sì? Non di...
Attenzione, abbiamo quindi qui la classifica finale della gara di robotica che vede in testa i Planck Team con addirittura 540 punti. Punteggio stratosferico. In seconda posizione FLL 4 Montagnana for Robotics con un alto punteggio altissimo di 410. Posizione 3 e 4 abbiamo due squadre con lo stesso punteggio. Sì, 255, punteggio più alto, con addirittura secondo punteggio più alto 210, e quindi si va a giocare sul terzo punteggio, che in realtà non è mai successa una cosa del genere, quindi bene, accade anche questo, ottimo lavoro. Ma non fatelo più per favore, perché no. Posizione 5 FLL 95 The Future of Cargo con 225 punti. FLL 29 Toyo Robot 175 punti e FLL 44 Le Galileo 115 punti. Quindi tutti sopra il 100 come punteggio. Ma ricordo che la sola gara di robotica non permette di accedere alla finale nazionale, in quanto ci sono anche le valutazioni dei giudici che potrebbero cambiare completamente l'esito della giornata. Esatto, come dice Borghese, potrebbero ribaltare Esattamente. la classifica. Infatti la plenaria dei giudici sarà tra poco, tra pochissimo, ma nel frattempo noi ne approfittiamo per osservare i 4 migliori team. Adesso cosa succede? Se sono 5, cosa facciamo? Quindi adesso stiamo finendo. Alle 16:30 è prevista la Final Four. Esatto, alle 16:30. Controllo per sicurezza, ma mi pare di sì. Allora abbiamo un sacco di tempo. Sì, alle 16:30 Final Four. Allora, ascoltate, abbiamo un messaggio speciale per tutti voi. State a sentire. Ciao Andrea, ciao Matilde, vi sto seguendo da casa e non mi sto perdendo un pezzo. I ragazzi sono tutti bravissimi e voglio fare un in bocca al lupo gigante a tutti quanti. Forza ragazzi! Grazie Eccola! Vale! Un applauso per Valentina Bisoffi, che è sempre sul pezzo anche se da casa, ma è sempre con noi. Esattamente, un grande saluto quindi anche da parte nostra. Ma vediamo qua. Silvia, direi che nell'attesa potremmo iniziare a chiedere qualche commento ai vari team di come è andata la giornata, aspettative, come è andata la gara di robotica. Assolutamente sì. Che ne pensate, ragazzi? Voi pensavate di venire qui e fare la pennichella del post pranzo, ma non è così. Siete pronti? E non li vedo, sono un no, po' tesi, infatti, un po' tesi. Infatti.
Vi ricordo che ancora non è deciso nulla. Vado adesso, quindi rifaccio la domanda. Siete pronti? Che è sta cosa? Non abbiamo sentito abbastanza. Siete pronti? Guardate che tutto può essere messo in discussione. Assolutamente. Forza, fateci sentire Dai. il vostro entusiasmo. Fatevi sentire anche dagli amici da casa che ci stanno seguendo. Dai, su! Esatto. Io però Ok. vorrei chiedere agli arbitri. Sono scappati, vediamo se riusciamo a beccare ce n'è un una qua arbitro. che sta passando. Martino, ma questa, ecco, lei è troppo facile. Gli altri sono spariti tutti, sono scappati, ma li becchiamo tutti quanti prima della fine, tranquilli. Allora Marti, com'è andata questa prima giornata di qualificazione, secondo te? Bello, sono stati bravissimi. Mi sono impressionata molto vedere i vostri robot, la tecnica che avete usato per risolvere le missioni, la strategia proprio, è stato molto emozionante. Quest'anno Sì? siete stati proprio bravi, sì. Diciamo che dopo un anno e mezzo in cui guardavamo solamente video registrati, vedere tutto dal vivo, come cambia? Sì. Ma soprattutto il fatto che è stato veramente un anno difficile, avete avuto sicuramente poco tempo, tra qualcuno di voi che magari qualche compagno si è contagiato e quindi non vi siete visti, avete fatto via Zoom, via meeting, eccetera. Cioè avete fatto un lavoro fantastico per quello che siete riusciti a lavorare, quindi immagino che se aveste avuto il tempo normale a bomba quest'anno, insomma, super bravi. È vero, complimenti, veramente complimenti per tutto quello che avete fatto. Ok, ci siamo siamo pronti? Adesso io arrivo e ad ognuno chiederò delle impressioni della giornata. Forza, cominciamo da questo gruppo che ho davanti. Voi siete? Montagnana for Robotics. Non abbiamo sentito bene. Montagnana for Robotics. Ecco, meravigliosi qui davanti con queste felpe stupende. Allora, un applauso per i Montagnana Robotics. Alzatevi che così gli amici da casa vi vedono. Allora, qual è un po' il vostro feedback della prima giornata, di questa giornata, non della prima? Ma come vi sembra l'esperienza dopo 2 anni di progetto a distanza? È entusiasmante di sicuro ritornare qui in presenza e niente, emozionante veramente. Alzate la voce perché altrimenti da casa non ci sentono. Dai. Ma no. È stato bello, insomma, abbiamo potuto realizzare questo progetto insieme, quindi un po' di compagnia fa sempre bene. Ok, ma rispetto al vostro lavoro le previsioni come sono? Siete soddisfatti? L'agitazione ha giocato brutti scherzi o tutto sommato siete riusciti a realizzare una performance d'eccezione? No, dai, ce l'abbiamo fatta. Quindi tornate a casa soddisfatti? Molto bene. E i vostri coach dove sono? Eccolo qua. Ci dica coach cosa ne pensa di questa squadra. È un team incredibile, molto, molto bravi, sempre disponibili a mettersi all'opera. Siamo rimasti in gioco fino all'ultimo perché abbiamo fatto modifiche fino all'ultimo secondo e quindi un po' abbiamo dato il massimo e quindi siamo sempre soddisfatti. Benissimo, grazie ai Montagnana, in bocca al lupo. Grazie. Allora, Toy Robot. Buongiorno, siamo la squadra Toy Robot da Vittorio Veneto. Oh, bene, quindi giochiamo in casa qui, siamo veneti. Allora, che avete queste felpe meravigliose, cosa mi dite di questa giornata? Intanto, che cosa mi dite rispetto al momento e al fatto che ci siamo visti in presenza e che con i denti e con le unghie siamo riusciti a fare questo evento? Forza! Beh, sicuramente è più bello dell'anno scorso che abbiamo fatto a distanza e allora è molto bello vedere tante squadre unite dalla stessa passione per la robotica e sì, sicuramente è molto più bello in presenza.
Ecco, ma questa cosa di dovervi confrontare con gli altri, di vedere il lavoro che fanno gli altri e anche essere ispirati, diciamo, perché dal lavoro degli altri si impara, si cresce e si evolve, è una cosa che ritenete fondamentale in un progetto come questo? Sì, è importante. È un valore aggiunto, secondo voi, o possiamo fare tutto a distanza? Ok, allora. È una cosa che dovrei dire. È meglio in presenza. Allora, le vostre, diciamo così, i vostri feedback come sono dell'esperienza di oggi? L'emozione ha giocato un po' di brutti scherzi o tutto sommato siete riusciti a portare a casa il risultato che speravate? Mi dicono di no, da casa. No, per niente. No. Perché facevamo le prove e funzionava tutto. Dopo siamo arrivati qua sul campo e non andava più. E come mai? Che cosa c'è sul campo di gara che cambia rispetto al campo di prova? È la tensione, è la mano che suda? Che cosa? Come mai sul campo di prova tutto funziona e poi quando si arriva qui qualcosa non va? Il giroscopio che non andava. È il giroscopio. Avete litigato col giroscopio, mi par di capire. Ok, però diciamo, se dovessimo tirare le somme della giornata, che voto vi date? Ci siamo divertiti. Miriam dice che intanto ci siamo divertiti e questa mi pare la cosa più importante da portare a casa, prima di tutto. E poi? Non lo so, ci siamo divertiti e questo è l'importante. Assolutamente. E rispetto alla performance siete soddisfatti? Si poteva fare meglio? Si poteva fare meglio. Ma quello sempre, ma non importa. L'importante è anche godere di quello che si porta a casa. Quindi, bene, un applauso ai ragazzi di Vittorio Veneto. Perfetto. E voi pensate di cavarvela, ma sono qua. Allora, chi ho davanti? Ah no, ma vi ho già chiamato voi ragazzi. Oh, eccoli qua. La FLL 95, voi siete di? Udine. Oh, Friuli, bene. Allora, ragazzi, cosa mi raccontate? Siamo divertiti. Feedback di questa giornata, positiva, negativa? Positiva. Per quali ragioni? Perché ci siamo divertiti e comunque abbiamo potuto anche imparare molto dai progetti che hanno fatto le altre squadre, quindi nelle prossime edizioni cerchiamo di migliorare. Ma voi riuscite anche a confrontarvi tra di voi durante i momenti di liberi, quando siete giù nelle basi? Avete avuto modo di parlare insieme alle altre squadre, di vedere i loro progetti, di andare a vedere di rubare con gli occhi qualche dettaglio? Siete riusciti a farlo? Sì, siamo riusciti a fare tante cose, soprattutto nelle missioni. Siamo riusciti a fare tante missioni e non ce l'aspettavamo. Bene, questa è una cosa che mi piace molto, questa del confronto. Ma la vostra performance, ad esempio, come vi è sembrata? Siete soddisfatti? Tornate a casa soddisfatti al di là del voto o si poteva fare meglio? Secondo me mi va bene così. Ci va bene così. Sfiligoi. Alex dice no, io sono soddisfatto, a me va bene così. Sì, anch'io sono soddisfatta, avremmo potuto fare punti in più, ad esempio il pacco, però fa niente. Ma secondo voi gioca l'emozione in questo caso o una serie di fattori esterni che potremmo andare ad elencare? Cioè, ha giocato il fatto che il pezzo di muro fosse un po' più alto rispetto al nostro tavolo. Questa è una considerazione effettivamente da valutare, quindi voi avete trovato rispetto alle vostre tavoli di prova a scuola, presumo, e qui, che c'era comunque un muro un po' più alto e questo fa la differenza. Ho capito. Ma nel complesso come vi sentite? Soddisfatti e contenti di aver partecipato. È il primo anno? Non per tutti.
Per alcuni sì. Quindi la vostra scuola è già al secondo o al terzo anno? Dalla prima edizione. Dove sono i coach? Eccoli qua. Cosa dicono i coach di questa squadra? Soddisfatti o li lasciamo qui e voi tornate da soli? No, siamo molto soddisfatti della nostra squadra. Li ho visti belli lanciati, pronti, contenti, quindi quello è l'importante. Carichi, insomma, mi pare di capire. Bene, bene. Dai ragazzi, forza, un applauso anche a voi. Fatevelo voi l'applauso che ve lo meritate. Allora, vediamo un pochino. Adesso arrivo da voi. Eccoli qua. Dunque, voi siete di Treviso, se non sbaglio, vero? Di Lancenigo, e siete la scuola? Max Planck. Ed è una scuola che ha un indirizzo specifico sulle STEM, giusto? Allora, com'è andata ragazzi la vostra performance? Raccontatemi. Molto bene, siamo soddisfatti dei risultati e puntiamo comunque in ogni caso anche a migliorare e anche a rubare con l'occhio dagli altri, perché il loro lavoro comunque è molto, esatto. Assolutamente sì, ma quindi ritenete che la qualità del lavoro delle altre squadre in questa edizione fosse alta? Tutti quanti a modo loro hanno fatto un ottimo lavoro, quindi personalmente sì, è stato da ogni punto di vista di tutti quanti anche strabiliante. Stavo notando adesso, il gentil sesso in questa squadra è sparito, o ce n'è una. Una, la dovete trattare bene, perché una poveretta dov'è? Molto bene. Allora, andate a recuperare il gentil sesso della vostra squadra. Benissimo. Allora, intanto mi dite, ad esempio, come è andato il lavoro di squadra tra di voi per questa esperienza? Allora, è stato uno dei due coach, sì. All'inizio è stato complicato perché abbiamo persone che vengono da indirizzi estremamente diversi. Abbiamo gente del liceo, gente del tecnico che per esempio fa automazione, e quindi soprattutto all'inizio si è trattato di far collaborare persone che di solito non si interfacciano. Però il risultato che abbiamo ottenuto è stato estremamente soddisfacente e siamo riusciti a completare sia il progetto tecnico sia il progetto scientifico in maniera molto soddisfacente. Sì. E ditemi una cosa, quando invece come dire, non siete sempre allineati su scelte, su strategie, che succede? Che cos'è che mettete in campo per riuscire a trovare invece una soluzione condivisa? Ecco, mi chiedevo, notavo che in questa squadra appunto il gentil sesso era un po' in minoranza, poi mi hanno detto che ce n'è una, sì, però trattata anche molto bene. Sì, assolutamente. Stavo chiedendo alla tua squadra come gestite diciamo così, nel momento della condivisione, della progettazione dei progetti, quando non siete perfettamente allineati, come gestite le diverse opinioni, come gestite l'aspetto del non trovare dei punti in comune? Intanto ognuno inizia con esporre le sue idee, poi di solito riusciamo sempre a metterci d'accordo e a sceglierne una che poi magari viene cambiata per diversi problemi. Quindi possiamo dire che l'idea che ognuno porta nel gruppo poi viene alimentata, viene elaborata, sviluppata con l'apporto con il contributo di tutti? Sì, assolutamente. L'idea iniziale non è mai uguale a quella che poi realmente viene attuata, perché viene cambiata nel corso del tempo. Quanto conta l'aspetto dell'unità della squadra? Conta moltissimo, anche perché dopo, quando non siamo d'accordo su una cosa, dopo arriva la Disarò che ci calma, perché se no non andiamo avanti a lavorare. Che è la vostra tutor, mi par di capire. È la seconda coach. La vostra coach. In verità. La seconda, mi dice il primo coach. Voleva essere sicuro di aver ben delineato il suo ruolo. Prima coach. Vi ritenete soddisfatti comunque in generale del progetto che avete portato oggi?
Beh sì, cioè è stato diciamo esposto anche bene, siamo riusciti. Bene, bene. Che cosa vi piacerebbe augurare ai vostri coetanei che non hanno magari mai vissuto un'esperienza come questa? Secondo voi è un'esperienza, è un progetto che ogni scuola dovrebbe avere all'interno del suo programma? Io è il primo anno che faccio questa esperienza e posso dire che sì, cioè ti cambia in meglio, è un'esperienza da fare, sicuramente ti migliora. Bene ragazzi, allora direi un applauso anche a voi, ce lo meritiamo tutti, quindi facciamocelo. Adesso vado dal Galileo Galilei, una scuola vicina a dove abitiamo noi. Eccoci qua, nel pieno della riviera del Brenta, immerso nelle bellezze delle ville della Serenissima. Ecco ragazzi, allora, com'è andata questa esperienza? Abbastanza bene, dai, ci aspettavamo qualcosa di più, però comunque è andata abbastanza bene. Siete soddisfatti del vostro progetto e della vostra performance? Si può dire, sì. Abbastanza, mi par di capire. Si poteva fare meglio? Beh sì, decisamente si poteva fare meglio lavorando in modo più organizzato e focalizzandoci su degli obiettivi ben precisi, perché abbiamo cambiato all'ultimo un po' i nostri programmi, dato che anche degli altri componenti della squadra non potevano essere presenti nelle ultime elezioni, che erano quelle più decisive causa Covid o quarantene. Quindi ci siamo un po' trovati, però ci siamo divertiti. Devo dire che è stata una bella esperienza, nonostante siamo ultimi. Devo dire che la cosa più bella è stata le gare con i miei compagni di squadra. Ho fatto dei nuovi amici grazie a questa esperienza. Questa è una bella cosa che dici, l'aspetto della condivisione, insomma, del gruppo. Quindi al di là dei risultati e nonostante il periodo non favorevole per questo tipo di lavoro di squadra, bisogna comunque essere soddisfatti. Giusto coach, cosa dite voi? Direi proprio di sì, anche perché è una squadra nuova. La squadra con cui avevamo partecipato 2 anni fa praticamente non esiste più e quindi siamo ripartiti da zero. Adesso sono molto giovani, quindi devono un po' imparare come funziona anche la competizione. Loro sono ragazzi di prima? Principalmente di prima, sì. Sì, sono giovani.
Sono le 4:23, questo vuol dire che si stanno avvicinando le Final Fours. Le nostre 4 squadre stanno provando e riprovando per questo spettacolo. Intanto vedo che le squadre si avvicinano perché ormai questo significa che anche la premiazione ormai è alle porte. Le giurie infatti sono nella sessione plenaria, stanno discutendo sugli ultimi dettagli, assegnare gli ultimi punti, creare la classifica vera e propria che ci dirà la squadra che può passare alla fase finale. I nostri arbitri si stanno già mettendo in posizione, hanno ripristinato i campi per i prossimi match. Allora, le squadre in gara per questa Final Four sono i Plank Team, i PG Delivery, i Robotwood e i Montagnana for Robotics.
Allora vedo che ci stanno raggiungendo quasi tutte le squadre. Questo significa che anche le squadre della Final Four ormai si stanno preparando. Vedo tavolini, carrelli, di tutto e di più. Allora, siamo quasi pronti, vi dico a breve in fretta nuovamente il riassunto della classifica, quindi le 4 squadre che si sfideranno ora sono i Plank Team, i Montagnana for Robotics, i Robotwood e i PG Delivery. Molto bene, questo entusiasmo sarà di grande aiuto per le squadre in gara. Allora, cominciamo, si sfideranno la prima squadra con la quarta e la seconda squadra contro la terza. Chi passa il turno accede, come dire, alla finale. Quindi cominciamo dai Plank Team contro i PG Delivery, che chiamiamo a gran voce sul campo di gara perché è il vostro turno. Vai ragazzi! Forza, fatevi sentire calorosi, pubblico! Molto bene, ricordiamo il tempo, quindi sempre 2 minuti e 30. Chiedo ovviamente l'aiuto del pubblico per fare il countdown iniziale quando le squadre ci diranno che sono pronti per partire. Possiamo cominciare. Ah, sì. I Plank Team hanno uno spiegamento di materiale non indifferente, invece i PG Delivery giocano sul minimal, poco ma indispensabile.
Allora, i PG Delivery mi sembrano quasi pronti. Sono pronti, confermiamo. I Plank Team stanno finendo di prepararsi. Sono pronti anche loro? Quando volete. Ok, siamo pronti. Pubblico è pronto? Forza, allora iniziamo il countdown. 3, 2, 1, via alla gara! Allora, sono partiti entrambi i robot, ma mi hanno detto che qui abbiamo 2 tecnici. Ne sappiamo a pochi, sì, grazie. Aiutatemi nel commento. Vuole una telecronaca? Ma sappiamo solo di questa, però... Fai il Plank Team, vediamo il primo giro. Mi sembra si sia concluso abbastanza bene, il secondo. D'accordo, allora passo intanto per le prime 2 missioni al mio compagno, poi passo io con le 3 e 4. Nell'uscita 2, come potete vedere, il robot si reca nell'area verde dove lascia il container verde e svolge la missione del motore elettrico. Sposta l'aereo arancione oltre la linea blu e abbassa il portellone dell'aereo verde da cui preleva il container grigio. All'uscita 3 stiamo per partire, perfetto, seguendo la linea nera si sta dirigendo verso l'ala est, ovvero quella adibita ai vagoni. Sono così veloce che il robot non fa neanche in tempo a starmi dietro. Ottimo, adesso appoggia i container grigi negli appositi vagoni e chiude il binario. Si gira e ha posizionato il container blu nell'apposito cerchio, ha svolto la missione cooperativa e viene prelevato e portato in base dopo aver spinto i vagoni. All'uscita 4 invece, con il container riempito, il blocco personalizzato, quello bianco molto bello, e il camion, intanto si stanno preparando, molto bravi, molto bravi. Bisogna fare un applauso per l'incitamento. Un applauso? Ottimo, ottimo. Intanto anche i PG Delivery hanno portato a compimento metà della missione del ponte. Vediamo se riescono a attaccare il secondo convoglio. Purtroppo una parte del ponte è stata spazzata via prima da un movimento del robot, quindi si trovano più in difficoltà a completare questa missione. È un cuore, è un cuore. Ah, un cuore per il pubblico da parte dei Plank Team. Giusto, mi sembra giusto. Vediamo se riescono a concludere anche le missioni per gli ultimi 10 secondi di gara. Riescono a spostare la gru anche i PG Delivery e il tempo è finito. Complimenti a tutte e 2 le squadre. Molto bravi ragazzi, adesso gli arbitri devono fare un conteggio molto rapido dei punti perché i team sono già pronti per il prossimo match. Ricordiamo che chi guadagna il punteggio più alto in questa sfida può passare alla fase successiva, alla finalissima, ma anche chi ha ricevuto un punteggio più basso comunque farà un secondo match per il terzo e il quarto posto di questa Final Four. Che bello, mi piace. Cosa avete da commentare sulla performance dei vostri compagni? Molto bella, siamo contenti dei risultati e... Speravate che... Dici che forse era meglio se questa la facevano prima? Veramente. Abbiamo avuto un po' più di fortuna, soprattutto nella missione della barca, dove abbiamo lasciato i container, abbiamo avuto un po' più di fortuna. Ah, più fortuna nella missione della barca. Chissà che magari non vi possa essere d'aiuto per il futuro. Esatto, si spera. Speriamo. Adesso vediamo l'arbitro Martina che punteggio assegnerà.
È tempo del secondo match che vede sfidarsi Montagnana for Robotics contro il Robotwood. I Plank Team stanno ancora liberando il campo gara, ma nel frattempo le squadre possono posizionarsi sul tavolo adiacente. Le squadre si stanno posizionando per questa seconda sfida. Qui abbiamo due squadre molto organizzate con un sacco di materiale. Vedremo quante missioni riusciranno a portare a casa questa volta. Allora, i Montagnana mi sembrano pronti alla partenza. Vediamo se anche i Robotwood ultimano i preparativi. Aspettiamo l'ok dai Robotwood per partire. Sempre 2 minuti e 30 di gioco. Ok, sono pronti anche i Robotwood, quindi possiamo far partire il countdown. 3, 2, 1, via!
e subito completano una delle missioni Robotwood. Intanto anche i Montagnana for Robotics hanno fatto cadere la prima parte del ponte. Purtroppo la pala è caduta dal suo sostegno. I Robotwood hanno completato entrambe le parti del ponte. Vediamo se non sono riusciti a catturare i container. I Montagnana for Robotics hanno chiuso la ferrovia, incastrato il treno a fine corsa e rientro in base per il robot. Il primo giro si è concluso per entrambe le squadre. Cambio di attrezzatura. I Montagnana for Robotics si apprestano al motore, ma purtroppo il robot si è incastrato. Niente da fare, non riescono a concludere la missione, lo recuperano. I Robotwood vanno per scaricare il container e spostare l'aereo, purtroppo non riescono a prenderlo. Niente da fare purtroppo per questa volta. Provano a sganciare i container in Montagnana, ma il robot, il braccio si incastra. Fermano di nuovo. Purtroppo hanno spostato i camion, ma vediamo se riescono a mettere i container in equilibrio. Niente da fare purtroppo, però riescono a spostare la gru. Ancora 20 secondi di gioco. Vediamo se i Montagnana for Robotics riescono a far ripartire per un ultimo giro il loro robot. Sembrano avere qualche problema. Cinque, 4, 3, 2, 1. Concluso anche questo match. Complimenti a entrambe le squadre. Adesso vediamo la discussione con gli arbitri per vedere quanti punti verranno assegnati ad ogni team, per sapere chi passa al turno successivo. Nel frattempo però abbiamo una piccola pausa per permettere agli arbitri di calcolare il punteggio. Quindi voglio chiamare qua con me Silvia. Eccoci. Eccoci. Allora ragazzi, mi pareva di avervi promesso una sorpresa qualche ora fa. Vi avevo detto che ci sarebbe stata una sorpresa. E così è. Allora, vi devo chiedere un po' di silenzio però, altrimenti come faccio a presentarvi due persone importanti oggi che hanno, come dire, siamo onorati di averle con noi, due special guest. Aspetta però, perché mi serve il foglio, se no mi ricordo il loro nome. Eccoci ragazzi, signori e signori, in M9 Alessio Montignani e Beatrice Ligozzi sono i due campioni mondiali della First Lego. Un applauso, eccoli qua. Sono in carne ed ossa, sono umani, sono veri. Eccoli, sono gli ultimi campioni in carica, quindi se li avete davanti. Ed è un onore, perché non è così semplice arrivare alle finali internazionali, e loro sono andati a Houston e sono qui. Allora, ci piacerebbe conoscerli un po' di più e quindi pensavamo di far loro delle domande, ma poi ci piacerebbe che anche voi, pubblico, ce li avete a disposizione, ce li avete qui davanti, e sarebbe carino
e anche da parte vostra poter dar loro delle risposte e poter far loro delle domande. Allora, ragazzi, ecco qua. Raccontateci come avete affrontato l'esperienza che vi ha portato alla finale mondiale. Beh, innanzitutto ciao a tutti. Il nostro percorso è stato molto particolare, è stato principalmente un percorso di crescita. Abbiamo iniziato, siamo una squadra di 8 componenti, oltre a noi li rappresentiamo. Abbiamo iniziato come gruppo di amici, il primo anno nemmeno ci credevamo, nel senso che ci siamo trovati qua ai regionali, alle selezioni del Nord-Est, e ci è sembrato quasi impossibile averle superate, e per molta fortuna ci siamo riusciti, e da lì abbiamo capito quanto questa competizione potesse valere per noi, quanto potesse essere un'esperienza di crescita. Da lì abbiamo proseguito e abbiamo partecipato altri 2 anni, raggiungendo appunto il campionato mondiale per ben 2 volte, dove ovviamente l'ultimo anno abbiamo raggiunto questo risultato. E niente, la parte più importante che forse ci viene da consigliarvi oggi è semplicemente di divertirvi, di crescere, ma soprattutto di stare molto attenti ai vostri errori, nel senso che è proprio grazie a quelli che siamo riusciti a crescere e siamo riusciti a vincere questa esperienza e portarla in fondo, e ecco. Alessio, Beatrice, voi non è il primo anno che partecipate e siete andati a Houston. Prima avete fatto un percorso, giusto? Esatto, diciamo che appunto abbiamo iniziato il primo anno, abbiamo raggiunto lo stadio internazionale, quindi gli Open International a Bath. Il secondo anno ci siamo classificati primi qua in Italia, e quindi siamo andati a Detroit per il campionato mondiale, dove abbiamo vinto il primo premio riguardo alla presentazione del progetto scientifico. E il terzo anno siamo riusciti di nuovo a riconfermarci come campioni italiani, quindi siamo andati in America, dove siamo diventati campioni del mondo, e complessivamente e nell'altro modo siamo anche andati al Global Innovation Award, quindi il percorso che viene organizzato dal MIUR per il programma di Oltre alla Robotica. Poca roba, si dice da noi. Allora, ovviamente complimenti. Un'altra domanda per voi ragazzi, il progetto performativo, cioè il progetto vero e proprio, il momento della performance, punti di forza, punti deboli del progetto che vi ha fatto vincere. Sì, secondo noi comunque questa gara è qualcosa di veramente che unisce tutto, insomma, e pensiamo veramente che quello che siamo riusciti a fare sia stato solo grazie al fatto che siamo tutti diversi, non siamo 8 programmatori, 8 ricercatori, siamo un gruppo di tutto messo insieme. Abbiamo un musicista, chi programma, chi fa le ricerche per il progetto, e tutto questo messo insieme ci ha portato poi a quello a cui siamo arrivati. Quindi un consiglio anche per voi è quello di appunto cercare di valutare le abilità di tutti e appunto di sfruttarle ovviamente a proprio favore per riuscire al meglio, ecco, in questa gara, che davvero a noi ha dato tantissime soddisfazioni, e speriamo che sia così anche per voi. Quindi riconoscere che nel gruppo vale la pena valorizzare le potenzialità di tutti, che nel gruppo è bene riconoscere le inclinazioni, e che è bene che siano diverse tra di loro, perché la ricchezza è un valore aggiunto, mi pare di capire, in una manifestazione come questa, giusto? Certo, e poi tutto questo ovviamente va a unire il gruppo e poi fa venire tutto da sé. Come ben sapete, nella gara la parte più importante alla fine è quella del core value, c'è sì il progetto, c'è sì il robot, ma la squadra funziona se poi i membri sono tutti uniti. Ma infatti, sai, prima facevamo un po' di interviste alle squadre, ed è venuto fuori in maniera abbastanza unanime che i ragazzi riconoscono l'aspetto del gruppo, del teamwork, del lavorare insieme, nonostante le difficoltà, perché le idee vanno condivise, spesso le idee hanno bisogno di essere maturate, hanno bisogno di essere anche sedimentate per poi essere condivise e allineate, e quindi quello che è emerso dalla conversazione con loro è stato proprio il fatto che l'essere uniti è un punto di forza. Un'altra domanda ragazzi per voi, più legata all'aspetto personale, perché pensate, questa esperienza non è che è stata poco, non ha proprio non influenzato le loro scelte anche rispetto ai
gli attuali studi che loro stanno frequentando. Quindi la domanda è proprio questa. Il fatto di essere campioni mondiali, il fatto di aver comunque portato avanti un percorso anche di fatica e di lavoro e di condivisione, quanto ha influenzato la vostra scelta professionale per il futuro, cioè il vostro percorso di studi attuali? In una parola, tantissimo. Cioè, è stata proprio grazie a questa competizione che alla fine abbiamo capito quello che volevamo fare nella vita. Io in particolare mi sono occupato del robot, di tutto quello che riguarda la costruzione e la programmazione, e ho capito insomma che alla fine il mio percorso era quello dell'ingegneria. In particolare mi sono iscritto in ingegneria meccanica proprio per continuare questo percorso di trovare una soluzione meccanica e robotica per risolvere un problema. Immagino che la gara ovviamente rappresenta, no, ogni anno un tema, ed è proprio quello il bello, no? Cercare di risolvere qualcosa di attuale, che poi sì, qui ovviamente è fine a se stesso, ma certo va a rappresentare, no, anche un problema a livello mondiale, e trasferire il tutto, no, proprio nell'ingegneria e quindi nel aiutare il mondo insomma nelle soluzioni tecnologiche. Assolutamente. Io in realtà sono un po' l'eccezione che conferma la regola, nel senso che proprio perché questa competizione erroneamente spesso viene chiamata solo di robotica, sono proprio la prova che non è solo così, nel senso che studio grafica digitale, comunicazione, perché questa esperienza mi ha portato a credere in tanti valori che poi non avrei saputo abbandonare in un percorso successivo, quindi nel mio percorso universitario. Di conseguenza sono ancora qui, mi interessa l'ingegneria e la matematica, però appunto voglio ricercare altro e ho deciso di spaziare anche in questo ambito. Guarda, se ti può aiutare, ad esempio nel settore dei beni culturali, adesso l'aspetto della multimedialità vista a 360 gradi, e il nostro museo ne è un po' la conferma, è uno dei nuovi linguaggi su cui la cultura e l'arte in generale si sta interrogando. Adesso moltissimi musei stanno trasferendo i loro patrimoni tradizionali, che fino ad oggi noi abbiamo visto in maniera, diciamo, frontale, li stanno trasferendo in soluzioni immersive, dove la tecnologia fa un po' da padrone, non tanto come un obiettivo fine a se stesso, ma come strumento per aprire nuovi linguaggi di comunicazione, nuovi linguaggi di analisi e nuovi linguaggi creativi per trovare delle nuove soluzioni. Ora però, come dire, le domande le abbiamo fatte noi, però a noi piacerebbe che voi pubblico che avete davanti questi due ragazzi, che sono ragazzi veri, non sono ragazzi finti, non sono ragazzi dei social, sono ragazzi in carne e ossa che ce l'hanno fatta, ma sono ragazzi normalissimi che hanno fatto il vostro percorso. Quindi approfittate di chiedere a loro qualche curiosità, qualche domanda, forza, perché sono a vostra disposizione. Avanti. Solo per oggi. Solo per oggi, ce l'abbiamo a un prezzo scontato solo per oggi. Forza, non abbiate paura, non siate timidi, non vi mangiano. Prego. Che progetto scientifico avete portato per vincere 2 anni fa? Allora, secondo noi, per quanto riguarda il progetto, la cosa più importante è avere qualcosa di innovativo. Per dirvi, l'ultimo anno, quello appunto in cui poi siamo arrivati alla vittoria, abbiamo passato credo i primi 2 mesi, quindi facciamo un 30% del nostro tempo, a cercare di capire qual era il problema migliore da elaborare, da risolvere. E alla fine siamo arrivati il tema era lo spazio, siamo arrivati a progettare un sistema per scomporre i vestiti, e invece che pulirli insomma, come un pezzo unico, ovviamente perché nello spazio non si può usare una lavatrice tradizionale con l'acqua, a scomporli nella singola fibra e quindi pulire questa attraverso una capsula contenente diversi materiali pulenti, insomma liquidi e quant'altro. E quindi sì, forse non è pensarci, una soluzione davvero fattibile, no? Qualcosa che poi bisogna per forza provare a costruire per capire se funziona, però la base e l'idea, la soluzione innovativa secondo me è quello che ci ha portato, ecco, poi al successo. Grazie. Prego, arrivo. Vieni qua, perché mi sembra di andare addosso.
A che anno avete cominciato? Ok, allora al nostro istituto abbiamo scelto questa cosa, per cui il primo anno delle scuole superiori solitamente i ragazzi più grandi ci fanno un mini corso di aggiornamento dove ci spiegano le basi. Noi abbiamo iniziato nella seconda superiore, quindi 2016-2017, e il nostro ultimo anno è stato il 2019 per ovviamente questioni legate all'età che viene richiesta dalla competizione. E cosa facevate prima? Allora, in realtà nulla, cioè eravamo un gruppo di amici, non tutti in realtà, una parte, per quello che poi alla fine abbiamo avuto l'idea insieme di dire, boh, proviamo a fare questa attività che ci ha proposto la scuola e poi vediamo come va. E io ad esempio avevo scelto di entrare banalmente perché negli anni precedenti mi ero appassionato di mio alle V3 e volevo un attimo anche sfruttare queste mie conoscenze in una gara, ma in realtà poi è venuto tutto da sé, cioè avendo passato la prima fase regionali come siete voi adesso, e dopo quella abbiamo davvero capito che era qualcosa in cui saremmo potuti andare bene e comunque ci siamo davvero appassionati e poi tutto è venuto da sé. Ragazzi, approfittate perché il tempo che abbiamo comincia a essere un po' tiranno. Quindi, eccoci qua, un'altra domanda. Oltre al progetto relativo allo spazio, qual è stato il vostro preferito? Se non il secondo, se il primo è stato lo spazio. Nel corso di tutti quelli che abbiamo visto... Sì. Domanda interessante, nel senso che non credo che ci sia stato un progetto particolare. La cosa più bella, secondo me, secondo noi, di questa esperienza è che ti dà la possibilità di metterti a confronto con tanti progetti, tante realtà, tante persone. E ovviamente già a partire dai regionali ovviamente si gioca in casa, già a partire dai nazionali è tutta un'altra storia perché vedi persone con progetti completamente diversi o con lo stesso progetto che però ha sfaccettature diverse, che va a fissarsi su aspetti differenti. Ovviamente ai campionati mondiali questo è totalmente amplificato perché gli spettatori sono da ogni parte del mondo, dalle 100 migliori squadre, di conseguenza ci sono i 100 migliori progetti e c'è una grande possibilità di andare a vedere, a lasciarsi ispirare anche dalle cose che si possono trovare. Eccoci, dai che stanno spuntando le domande, forza ragazzi! Ci avete uno spritz in omaggio, poi, a seconda del numero delle domande. Allora, la mia domanda era, qual era la difficoltà più grande che avete riscontrato in competizione? Allora, vediamo, domanda difficile. Sì, potrebbe essere l'organizzazione, cioè capire come funziona il tutto, capire come prepararsi, soprattutto perché insomma non lo neghiamo, è inevitabile che poi la settimana prima ci rendevamo conto che mancavano diverse cose e quindi diventava tutto un fretta e furia per sistemare tutto. Però anche in questo ci ha aiutato davvero tanto il avere tempo nei 3 anni in cui abbiamo gareggiato per sbagliare, per capire dove avevamo sbagliato e ovviamente poi per migliorarci. Va bene, grazie. Ci sono altre domande, ragazzi? Ciao, io penso di essere più o meno vostro coetaneo, ormai è un po' di anni che frequento la Lego e oggi sono molto contento di essere tornato in presenza e ho rivisto un po' di facce note, insomma ci siamo rivisti nel corso degli anni. E niente, io volevo chiedervi questo, io resto con i ragazzi per portare la testimonianza delle edizioni precedenti, lo faccio sempre con molto piacere e anche emozionante da un certo punto di vista e volevo chiedere anche a voi insomma cosa ne pensate del fatto di trasmettere questa passione che ci unisce, noi qui come tutte le altre squadre in giro per l'Italia, soprattutto ai più giovani che in realtà tanto più giovani di noi insomma non sono, anche perché sennò vuol dire che siamo vecchi, è brutto da dire,
Però sì, insomma, cosa secondo voi è importante trasmettere loro affinché anche nei prossimi anni loro possano fare quello che stiamo facendo noi e portarlo avanti con il cuore che ci stiamo mettendo? E complimenti ancora, mi ricordo che siete stati anche su Canale 5, al telegiornale, se non sbaglio. Ciao. Esatto, grazie. E allora, la cosa più bella è per noi tornare qua, infatti in realtà abbiamo deciso di venire a vedere tutto ciò perché consideriamo questo ambiente non solo bello ma anche costruttivo, che vi possa permettere di crescere. E la cosa più bella è proprio questa. E purtroppo non siamo riusciti, per motivi legati Covid, università e altre varie questioni, a seguire delle squadre direttamente. Però la cosa più bella è che una volta affrontata la gara, il valore effettivo lo si capisce solo al termine. Nel mentre gareggiavamo, ovviamente c'era la volontà di riuscire a portare a casa dei risultati e di riuscire a competere bene come volevamo. Però tutto ciò l'abbiamo compreso solo adesso, quando ne sentiamo anche un po' la mancanza di tutto questo tempo da passare insieme, da crescere, da condividere. Quindi ecco, questo è quello che cerchiamo di cercare di condividere con voi oggi, piuttosto che con tutte le persone che incontriamo, con le vecchie squadre. E, ecco. No, magari volevo solo aggiungere che insomma, siamo stati qui in questa gara, poi purtroppo c'è stato il Covid di mezzo e quindi non abbiamo potuto partecipare alle precedenti, però subito dopo la nostra uscita insomma, dalla competizione 2019, io ad esempio sono stato a Dubai a seguire e a fare volontariato a una delle altre gare della First, la First Global, e devo dire insomma la First rimane sempre un ambiente meraviglioso, ecco, quindi sì. Grazie ragazzi, io penso che questa vostra testimonianza sia di ricarica per tutti, di buon auspicio, ma anche di consapevolezza che questi progetti richiedono molto investimento, però in termini di ricchezza personale e di anche soddisfazione, di bisogno emotivo di essere all'interno e di appartenere ad un gruppo che condivide dei progetti. Penso sia importante, insomma, quindi la vostra testimonianza è preziosa. Grazie ragazzi e complimenti. Grazie a voi, ovviamente in bocca al lupo a tutti per oggi. Grazie ancora agli IDB Technologic, un grande applauso, ma riprendiamo con le gare, questa Final Four. Vediamo gli arbitri se mi danno dei suggerimenti sulle squadre che devono gareggiare ora. I Plank Team, che si possono accomodare al loro tavolo, contro i Montagnana. Le squadre si stanno preparando, si stanno mettendo in posizione, preparano tutti i materiali per completare quante più missioni possibile. Questa volta mi raccomando pubblico, abbiamo bisogno di voi, dovete farvi sentire, i vostri compagni hanno bisogno di sentire il vostro tifo, non fate i timidi. Forza, forza!
I Montagnana mi sembrano pronti, anche i Plank Team sono pronti e quindi possiamo fare il conto alla rovescia. 3, 2, 1, via! Subito i Plank Team sono partiti armati di pala eolica che appoggiano al suo piedistallo. Vediamo se riuscirà a rimanere in equilibrio. Il robot sembra essersi... e rimane in equilibrio. Sono riusciti a completare la missione con successo. Nel frattempo i Montagnana vanno a recuperare 2 container, ma il robot sembra fermo. Niente da fare, questa volta devono recuperarlo. I Plank Team sono riusciti a spostare l'aeroplano arancio, non riescono a tirare giù il carico, ma sono riusciti a chiudere entrambi i lati del ponte, come anche i Montagnana, che non sono riusciti a spostare l'aereo, ma sono riusciti a scaricare il container. Intanto i Plank Team vanno verso il treno, chiudono il binario. Vediamo se riescono a scaricare il pacco con successo, sì. Incastrano il treno carico di container e si preparano per il prossimo giro. Nel frattempo i Montagnana provano a scaricare i container con successo! Molto molto bene, riescono anche a spostare la gru, provano a scaricare il pacco, niente da fare, tornano alla base. Nel frattempo il robot dei Plank Team è riuscito ad agganciare il secondo carico, ma il robot si è fermato. Mancano poco meno di 30 secondi, ma i Plank Team sono soddisfatti del lavoro fatto fino ad ora. Invece i Montagnana provano un ultimo giro, 15 secondi ancora a loro disposizione. Vedremo cosa proveranno a fare. Ancora pochi secondi. 5, 4, 3, 2, 1. Niente da fare purtroppo, ma comunque una gran bella gara per entrambi i team. Molto bene, adesso vedremo, gli arbitri fanno tutti i loro conteggi, controllano tutto il campo di gara e vedremo chi è riuscito a vincere questa sfida finale.
I match sono finiti, adesso gli arbitri stanno facendo gli ultimi conteggi per capire chi si è aggiudicato la vittoria, ma nel frattempo si libera anche un po' di spazio per le premiazioni. Insomma, vedo i giurati sono seduti un po' in giro per la platea, quindi vuol dire che la sessione plenaria si è conclusa, hanno fatto le valutazioni del caso e adesso hanno i risultati. Vedo Andrea che si sta avvicinando. Sa. Allora, buonasera a tutti. Piccola comunicazione. Allora, io con gli altri arbitri abbiamo appena finito di calcolare i punteggi per le Final Four e siamo lieti di annunciare che a vincere la finalissima di questa Final Four, che ricordiamo non vale per la classifica finale, con ben 405 punti, è il team numero... Oh, dai, un po' di... Il team numero 4, Montagnano for Robotics. Sulle mani, dai, in piedi. In piedi. Complimenti ancora comunque a tutte le squadre che hanno partecipato, ai plan che sono arrivati in finale con loro e a tutti voi tutti, bravi!
Ci siamo. Siamo pronti? Andrea, siamo pronti? Siamo pronti? Partiamo? Ragazzi, voi siete pronti? Forza, un applauso per questa giornata! Ma in realtà la verità è che noi non siamo pronti, ancora manca... Sì. Si sente? Ok, ma in realtà sì, la verità è che ancora dobbiamo aspettare. No. No, sto scherzando, dai. Che silenzio. È sempre così alla fine. Ecco, nel caso non sapeste il nome della stagione, è Cargo Connect, e quindi se vi va di inventare un progetto innovativo o qualcosa, ecco, questo è il tema dell'anno. Qualcuno può riassumere un attimo cos'è? Santa cielo. Di cosa parla la stagione? Allora, dunque... Ok, nemmeno io, quindi siamo in due. No, però bisogna ironizzare su questa cosa. Cioè, il mio fondoschiena è andato in mondovisione e quindi, come dire, è una giornata piena di sorprese. Perfetto. Ce la possiamo fare, ragazzi? Ce la possiamo fare? Ok, allora, grazie. Grazie, questo applauso effettivamente era necessario per, come dire, aiutare la mia autostima che è andata sotto i piedi. Comunque adesso, a parte questo, ci siamo, ragazzi. Ecco, dobbiamo ringraziare innanzitutto i protagonisti di questa giornata che siete voi e lo facciamo con una carrellata di foto della giornata di oggi. Benissimo. Momenti che ci fanno capire quanto investimento c'è stata, quanta attenzione, quanto valore anche in questo lavoro. Grazie quindi ragazzi per aver partecipato, per averci messo del tempo, della cura, dell'attenzione, anche una speranza di far bene. E poi un grazie assolutamente ai nostri arbitri. Dove sono i nostri arbitri? Grazie! Eccoli i nostri arbitri, Martina Destro, Nicola Del Benna, Rianna Rosina e Matteo Dalle Vedove. Grazie per il vostro prezioso contributo. E poi grazie ai nostri giudici. Un applauso. Allora ragazzi, mi fermo un attimo qui perché abbiamo l'onore tra i nostri giudici di ospitare la signora Piera Levi Montalcini, che chiamerei qui sul palco, perché è vero che per noi oggi e domani sono due grandi giornate di festa, ma ci troviamo anche all'interno di una settimana molto particolare dove si parla, è sempre difficile comprendere, diceva Primo Levi, e proprio per questo è bene conoscere. E quindi in una giornata, in un progetto di festa come questo, è bene non dimenticare mai che siamo delle persone fortunate. Quindi lascerei la parola a Piera Levi Montalcini, che abbiamo l'onore di ospitare oggi in M9. Grazie Piera per la sua testimonianza. Grazie.
Allora, io intanto incomincio a ringraziarvi per i lavori che avete fatto, per l'entusiasmo che avete messo, per tutto quello che hanno fatto anche i vostri coach e per lo slancio e le idee che avete proposto. Quindi la giornata per noi è come si diceva prima, una giornata di festa, una giornata allegra, una giornata piena di entusiasmi, anche di ansie di non riuscire. Però dobbiamo valorizzare molto di più questi momenti, pensando che ci sono stati dei ragazzi della vostra età che sono stati molto più sfortunati di voi, anzi sfortunatissimi, e quindi dovete apprezzare molto di più quello che state vivendo e il momento che state passando, perché non tutti sono fortunati come voi e non tutti sono stati fortunati come voi, e quindi godetevi ogni momento della vostra vita senza mai avere dei rimpianti o delle paure o delle ansie, perché stiamo passando, per fortuna noi qui in Europa, un momento veramente fortunato. Ricordatevi che purtroppo quello che è successo può di nuovo succedere, non è che perché è già successo non succeda più, e quindi il vostro lavoro sia anche, oltre che a cimentarvi con la robotica e a godere del fatto di lavorare in gruppo, anche di contrasto a tutto quello che potrebbe essere una rinascita di un periodo buio come è stato quello che l'altro secolo. Io sono nata subito dopo, quindi non è tanti anni fa, anche se sono una nonna, non è tanto tempo fa è successo. Quello che è il mio timore è che si possa ripetere in maniera anche più feroce, perché le tecnologie sono andate avanti, e quando le tecnologie vanno avanti molte volte l'uomo, invece di usarle in maniera positiva, le usa in maniera negativa. A voi vigilare e stare attenti. Grazie infinite e auguri per il vostro futuro. Grazie mille. Grazie Piera, grazie. Allora, vediamole nel dettaglio le nostre giurie che hanno insomma lavorato e dato un grande contributo con dei suggerimenti anche costruttivi per il vostro futuro e per i vostri progetti. Allora, appunto, Piera Levi Montalcini, grazie anche per la sua testimonianza. Mirko Massetti e Giorgia Gilli, un applauso alla giuria 1. Giuria 2, Ilenia Fronza, Elena Ragusa e Tommaso Scarano, grazie. Giuria 3, Cristiana Bianchi, Massimo Bisazza, Alessandro Colombi, grazie alla giuria 3. Grazie al Liceo Stefanini. Meravigliosi con il loro contributo e il loro aiuto, grazie veramente. E grazie a tutto il team dei servizi museali, dei colleghi. Grazie al nostro service che fa finta di non vedere ed è nascosto lì sopra, Giovanni e Ivan. Non possiamo dimenticare appunto i nostri sponsor Campus Store e Lego Education, Dolomiti Energia e i nostri global sponsor. Ed ora ragazzi lascio il comando ad Andrea perché è il momento di qualche foto dei protagonisti di questa giornata. Sì, allora, innanzitutto devo dire che è stato veramente bello, emozionante essere di nuovo in presenza, visto che l'anno scorso non è stata la stessa cosa, diciamo la verità, e speriamo di poter ampliare ancora di più il pubblico e la partecipazione. E come ho detto questa mattina vorrei fare un ringraziamento speciale veramente a tutti i coach che sono qua e per il lavoro che hanno fatto, che veramente è un lavoro enorme, in quanto già il periodo storico, diciamo, ha portato un po' di problemi. Quindi chiederei a tutti i coach di scendere per fare una foto
di gruppo e vi chiedo anche un applauso per tutti loro. Passerei adesso a un'altra colonna portante di First Lego League, senza il quale, diciamo, senza di loro è veramente difficile fare qualsiasi tipo di evento, che sia evento in presenza o un evento online, che sono tutti volontari. Grazie veramente, vi chiederei anche a voi di scendere per una foto di gruppo. Sì, voi tutti. Non mi guardate così. Veloci, veloci. Vai Elia! Ah, ok, ti ho visto provato. Grazie di tutto, Grazie a voi. Mi metto anch'io come no, faccio anch'io una foto. Sei arbitro, sei il capo arbitro. Vabbè, Andrea, c'è. Bravi! E pensate che domani ve ne aspetta un'altra. Con lo stesso entusiasmo, mi raccomando. Di più sì, di meno no. Oh, faccio il giro. Tengo d'occhio. Passerei adesso a ringraziare ovviamente di nuovo anche i giudici, che chiedo gentilmente di venire qua per una foto di gruppo. Anche Maurizio naturalmente, essendo referente nazionale giudici. Bravissimi e grazie ancora veramente per tutto il supporto, insomma, per il tempo che dedicate a questa manifestazione. Addirittura. Allora la prossima volta ci pensiamo, già domani. Ne parliamo magari stasera. Allora, prima di passare naturalmente a voi che siete i protagonisti assoluti di questa giornata, passerei a ringraziare di nuovo gli arbitri a cui chiedo di venire qua, insomma, per una foto di gruppo. Ma qua, Ianna. Qua.
Però mi ci metto anch'io. Ci siamo. E quindi adesso direi di passare quindi a tutti voi. Quindi ogni squadra verrà chiamata. Chiediamo di venire qua, squadra con i coach. Hanno anticipato. Verrà Sara e Silvia, consegneranno le medaglie e gli attestati di partecipazione, mentre successivamente passeremo alla parte che più vi interessa, perché lo so, che sono i premi, quindi dovete attendere ancora un po'. Ok, allora, prima squadra a ricevere attestate e medaglie sono i Montagnana For Robotics. Mi raccomando, preparatevi anche per la foto. No, facciamo sì, esatto, con Sara, alla fine di tutto o con loro? Degli organizzatori. Secondo team per oggi, FLL 29 Toyo Robot. Da Vittorio Veneto, Treviso. Va bene? Sì, sì. Quindi chiamo qua. Cosa? Sono tra quelli che... Sì, sì, tutti hanno il 100. Ok, quindi ricordati. sì. FLL 44 Le Galileo. Forza, forza. Successivo team FLL 62 Plank Team. Fotostaff? Sì, chiama anche la Matti, dai. Sì. Arrivo. FLL 95 The Future of Cargo. Udine. Anche a te, io non so, Elena e Giorgia.
FLL 98 PG Delivery. Da Pozzolo del Friuli, Udine. FLL 135 Robot Wood. Mogliano Veneto Treviso. No, adesso no. Dopo. Ci giriamo e facciamo un selfie con tutti quanti. E abbiamo concluso con le squadre. Ci terrei però a fare una foto con tutto lo staff organizzativo con il quale abbiamo collaborato veramente a qualsiasi ora della giornata e in qualsiasi giorno della settimana. Quindi chiederei Silvia, Elena, Giorgia, Chiara, Sara, Maurizio, Matilde di venire, con il quale facciamo una foto. Facciamo col tuo che è il più bello di tutti. Ok, Maurizio, vieni. Op, andiamo avanti. Va bene? Quadra di calcio o così va bene? Ok? Adesso attenzione, battaglione. Però non becco. Forse se mi metto qua. Non ce l'ho. Pretendi troppo. Non ce la fa. Vuoi far te, Vai Matilde. Ce la fai. Grazie. Ma anche te. Ci deve essere una faccia. Vai Matti. Esatto. Ok, perfetto. Ale. E adesso siamo alla parte che attendiamo tutti quanti da questa mattina, e chiederei a Maurizio Giaffredo di prepararsi per le premiazioni. Naturalmente, come sapete, dall'anno scorso c'è un premio speciale che è dedicato ai coach delle squadre, e i coach premiati per il premio Coach Mentore, il cui significato del premio è, e devo fare io, sì, giusto, premiazioni, nel caso non aveste capito che siamo alle premiazioni. Premio Coach Mentore è questo,
E questa è la descrizione. Allora, coach e mentori sono fonte di ispirazione per le loro squadre e le incoraggiano a dare sempre il meglio, sia individualmente che in gruppo. Senza di loro non ci sarebbe nessuna First Lego League. Questo premio viene assegnato al coach o al mentore, la cui leadership e la cui guida sono chiaramente evidenti ed esemplificano al meglio i core values di First. Benissimo. I primi coach che vengono premiati per il premio coach mentore sono i coach di FLL 4 Montagnana for Robotics, Mattia Rubino ed Elisa Stevanato. È sbagliato il nome? Ok. Nome? Enrico Tabian e Mattia Rubini, venite pure. Ok, che non c'è il nome qua su, quindi va benissimo. A voi. Ok, magari state qua, magari. Abbiamo altri due team che vengono premiati per il premio Coach Mentore. FLL 62 Plug Team, Monica Di Sarò e Paolo Tosato. Abbiamo ancora un premio per i coach mentore ed è per FLL 135 Robot Wood. Quindi Riccardo Cazzato e Jan Alexander Pasquale. Pasqualetto? Ok, bene, vale. Ok, iniziamo quindi con i premi dedicati invece alle squadre. Iniziamo con il premio motivazione. Questo premio viene assegnato a una squadra che abbraccia la cultura di First Lego League, dimostrando capacità di team building, spirito di squadra ed entusiasmo. E i vincitori di questo premio sono... FLL 95 The Future of Cargo. Bravissimi. Complimenti ancora, veramente. Passiamo al premio Stella Nascente. Questo premio viene assegnato a una squadra che i giudici hanno notato e da cui si aspettano grandi cose in futuro. Questo premio va a... FLL 44 Le Galileo. Sì.
Passiamo al premio Progresso. Questo premio viene assegnato a una squadra che ha ottenuto progressi significativi in termini di fiducia in se stessa e di capacità sia nella gara di robotica che nel progetto innovativo e che costituisce un fantastico esempio di eccellenza nei core values. Ha dimostrato di aver capito che quanto è scoperto è più importante di quanto vinto. Il premio va a FLL 29 Toyo Robot. Premio Performance Robotica, quindi questo premio viene assegnato a una squadra che ha totalizzato il massimo punteggio nella gara di robotica. Le squadre hanno la possibilità di competere in 3 match ciascuno della durata di 2 minuti e mezzo e viene tenuto in considerazione il punteggio più alto. Vabbè, poca sorpresa su questo. C'è poco da discutere. FLL 62 Plug Team con 540 punti. Non ho guardato. Lo tengo qua, va una cosa. Premio Robot Design. Questo premio viene assegnato a una squadra che ha utilizzato notevoli principi di programmazione e solide pratiche ingegneristiche per sviluppare un robot meccanicamente solido, durevole, efficiente e completamente in grado di eseguire missioni previste dalla sfida. E questo è importante Mi sentite? Sì. Questo importante premio va alla squadra FLL 135 Robot Wood. Bravissimi, complimenti. Non si vede. Bravi. Passiamo a un altro importantissimo premio, quindi al premio progetto innovativo. Nello sviluppo del proprio progetto innovativo, questa squadra ha utilizzato diverse risorse per comprendere appieno il problema affrontato, ottenere una soluzione creativa ben sviluppata ed essere in grado di comunicare efficacemente ai giudici e alla comunità i risultati ottenuti. Questo importantissimo premio va alla squadra FLL 4 Montagnana for Robotics. Dimmi cosa devo fare per aiutarci. Ah, c'è troppa roba. Facciamo questo, e poi
andiamo a un premio che penso una colonna portante di First Lego League, in quanto è uno degli aspetti più importanti di questa manifestazione, che la contraddistingue da tantissime altre manifestazioni, diciamo, di scienza e di robotica, che sono i Core Values. Questa squadra dimostra spirito ed entusiasmo straordinari e sa che tutti insieme si può ottenere di più rispetto a quanto si riuscirebbe a fare individualmente. Tutti i componenti della squadra dimostrano sempre di rispettarsi a vicenda e di portare rispetto anche ai membri delle altre squadre. La squadra che vince questo premio è la squadra FLL 98 Pizzi Delivery! Ok, siamo ai due premi, diciamo, più importanti, in quanto adesso andiamo a dire le squadre o la squadra, una che verrà candidata, possono essere le stesse oppure no. Andremo in ordine, andremo a dire prima la squadra che verrà candidata al premio Oltre la Robotica, quindi un concorso parallelo a First Lego League che vede i migliori, diciamo così, progetti in gara in un progetto parallelo, possiamo definire. Quindi squadra selezionata per il... com'è? Squadra selezionata per il premio Oltre la Robotica è la squadra FLL 4 Montagnana for Robotics. E adesso siamo alla squadra... Che silenzio! Siete stanchi, dite la verità. Volete sapere che... Volete sapere la squadra che accede alla finale? Beh, ma in realtà facciamo ancora un po' di foto. Allora, la squadra selezionata per la finale nazionale di fine marzo a Rovereto e che vince anche il premio campione per la giornata di qualificazione di oggi, il cui premio significa... Prendiamoci un po' di tempo, dai. Calma. Allora, questo premio viene assegnato alla squadra che fa propria l'esperienza della First Lego League Challenge, abbracciando pienamente i nostri core values e raggiungendo l'eccellenza e innovazione nelle performance del robot, nel robot design e nel progetto innovativo. Ok, mi sentite? Sì? Mi dicono che c'è la pubblicità adesso? Ok, quindi ci vediamo dopo la pubblicità. Allora, premio campione e squadra che accede alla finale nazionale di Rovereto è la squadra
FLL 62 Plug Team! Complimenti! Complimenti ragazzi, ci vediamo a Rovereto a fine marzo. Speriamo che sia in presenza. Non voglio fare promesse che magari poi non potremo mantenere, ma ci auguriamo di sì. Speriamo. Prima di lasciarvi andare vorrei presentarvi brevemente, o meglio darvi qualche anticipazione sulla stagione del prossimo anno. È proprio una brevissima anticipazione, quindi siamo giunti al termine di questa bellissima giornata. Spero che vi siate divertiti, ditemi se vi siete divertiti, mi auguro di sì. E un applauso per favore di nuovo a tutti quanti, che finalmente siamo qua tutti insieme. Quindi grazie a tutti e in bocca al lupo con i team che ci vedremo al premio Oltre la Robotica, chi alla finale nazionale e chi il prossimo anno. Grazie ancora e buona serata.